Buonasera a tutti, bentornati al podcast del bartender. L'ultimo video che ho fatto, ragazzi, la puntata con Filippo, veramente è stata una puntata pazzesca, ho ricevuto un sacco di feedback. Inizio la puntata come sempre, una rottura di palle, lo so, però vi devo ricordare. Se ci seguite da YouTube, ricordatevi di seguire il canale, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, che è una cosa molto importante. Se ci seguite da Spotify, lì invece seguite il canale Spotify e attivate anche lì la campanellina. Poi ho scoperto che su Spotify si può mettere la recensione, quindi mettetemi la recensione a 5 stelline, così divento una persona importante. Abbiamo anche appena sfondato il muro delle 3000 visualizzazioni su Spotify, che comunque per me, che non sono nessuno su Spotify, me e questo podcast è comunque un bel risultato. Inizio la puntata ringraziando ovviamente gli sponsor, devo farlo ragazzi perché mi supportano e ci supportano. Ringrazio Vez, Beppe Mancini, i ragazzi che col suo team sono fortissimi e fanno paura, e quando monterò il bar nello studio e trasmetteremo il podcast, il podcast dal bar nello studio, sarà una figata e sicuramente sarà anche presente Vez. Ringrazio i ragazzi di XX Store che ogni mese mettono a disposizione un buono regalo per un abbonato. Fine Scuole Real, perché ci hanno fornito tutta l'attrezzatura, mi daranno una mano anche a costruire il bar, oltre che fornirmi sempre tutti i prodotti, e i ragazzi di Master Evento, che anche loro, oltre a regalare, l'avete mai viste voi le storie di Master Evento, qualcosa? Oltre che offrire una esperienza più unica che rara ai ragazzi che decidono di partecipare a questo corso di formazione barra evento barra experience in quel di Roma, ha deciso anche di supportare il podcast e quindi li ringrazio tantissimo. Ecco, stavo per fare un danno. Allora, stasera abbiamo qua Mauro e Lodovico. Intanto grazie di essere qua ragazzi, facciamo la nostra copertina. Ok, va bene, ci siamo. Allora, i ragazzi, Lodovico e Mauro hanno un locale che è in piazza, in un paese abbastanza piccolo. Guardate quanti abitanti avrà? 18.000 abitanti, sì. Però è un locale che sicuramente non ti aspetteresti di trovare in centro di un paese come quello che hai trovato, ma ne parleremo più durante la puntata. Io ci tenevo a fare una puntata con loro, prima cosa, che arriva perfetta dopo la puntata che ho fatto con Filippo, in cui abbiamo parlato anche di ristorazione, quindi abbiamo anche Mauro, che Mauro è il primo ospite che non è un bartender. Quindi, ok, non c'entra niente con la mixology Mauro, però è il primo chef che abbiamo. E niente, partirei subito con la vostra storia personale, in cui mi raccontate un po', magari iniziamo da Lodovico, poi ci racconti anche tu Mauro. Di prima cosa, con te Lodo parto come parto sempre con tutti, perché sei un bartender. E tu sei, non mi ricordo, vecchio, bravo. Ok, no, perché mi devo anche abituare a fare con i microfoni, quindi tu hai il 2, no, tu hai il 3 e lui ha il 2, ok. Allora, Lodo, intanto di nuovo grazie di essere qua. Grazie a te, dopo Filippo è un onore, quindi... Allora, raccontami un po', come anni e anni fa, come... Come si inizia? Come si inizia? Si Sì, inizia sì, aspetta, come... scusami. Sì, ragazzi, adesso gli attivo i microfoni, scusatemi. Come hai iniziato con questo mestiere, Lodo? Si comincia come... Penso abbiamo iniziato tanti, 19 anni, le prime... Aspetta che ho un La problema un mia... attimo. Allora, modifica filtro, devo... Ok, prova a parlare? Prova. La mia Vai, puoi prima volta ripartire. su un bancone non è stata come me la immaginavo, perché io ero un po' affascinato, ero molto molto timido. Su questo mi sono ritrovato in tanti altri che sono passati qua, compreso te. Ero molto timido, mi affascinava questo mondo. Mio fratello aveva un po' di persone conosceva che avevano dei locali. Serviva una persona. Io non volevo fare il cameriere, non sapevo niente di questo lavoro. Anche perché vengo da una casa dove il mondo dell'alcol, del bar è sempre stato visto un po'. Oh mio Dio, cos'è? Come in televisione ancora oggi. Bravissimo. Poi dopo un po' ho capito
però oggi mia mamma dice ma fai bere la gente, sì, faccio bere la gente, e ne ho fatta bere tanta, però cominciato praticamente, ok, praticamente serviva per una festa, tra l'altro a Rovato, nella piazza del mercato c'era un concerto delle vibrazioni e allora la prima volta andiamo a spillare la birra Davvero, al concerto. delle vibrazioni. Pensa che, Andiamo a spillare la birra al concerto delle vibrazioni. pensa che a me è capitato un po' di anni fa, che lo volevo dire con Filippo, poi mi sono dimenticato, che gli era capitato che quando ha raccontato di Cracco che l'ha richiamato, sono Carlo, e fa Carlo chi? E a me era capitato uguale con Francesco delle vibrazioni, che mi telefona e fa ciao Carmine, sono Francesco, e ho fatto dimmi cos'è? Ci eravamo sentiti per fare il personale del mio locale, faccio ma quale locale? Sono Francesco delle vibrazioni. Dico, porca puttana, questo mi chiama a me così per fare il personale. Vabbè, continua pure Quindi Lodo, ero scusa. molto emozionato di andare a spillare queste birre, no? Stiamo parlando del 2001-2, non vorrei dire una stupidata, comunque no, 2002 perché avevo 19 anni. E in realtà mi sono trovato a friggere le patatine alla festa delle vibrazioni, nel back. E quindi questa è stata la mia prima esperienza. Però da lì abbiamo visto, ecco, che c'era sto ragazzo, questi proprietari che facevano questi eventi, avevano ai tempi 5 locali, che aveva tanta voglia di fare, e allora pian pianino sono riuscito a inserirmi, e era un mondo che non è quello di oggi, era completamente più spartano, non esisteva neanche il bar mat. E quanti anni avevi? 19. 19, c'era il primo YouTube che si muoveva, quindi cercavi. Io ero molto veramente affascinato da questo posto, e allora avevano 5 locali appunto, e ogni tanto andavo il sabato, il venerdì, e invece un anno dopo mi dicono guarda, servi fisso al posto, che tra l'altro era Chiari, dove adesso abito. C'era questo posto che ai tempi aveva 7 barman, quindi faceva i volumi. Era un periodo di volumi completamente differenti da quelli che ci sono oggi. Oggi un posto come una mezza discoteca fa dei volumi incredibili, lì facevano dei cocktail bar facendo birra alla spina, ciupiti di vodka, grappa alla mela verde, eccetera. Qualche gin lemon, fondamentalmente. Long Island, quando capitava, si erano un po' tutti emozionati. Andava Cocavana. sì, stavo per dirlo, andava in room scuro, andava. Ti dico, non lì, non in quel posto qua, ma nell'altro posto che avevano loro, io facevo i carichi il giorno dopo col muletto, per farti capire i volumi. Il giovedì, per il io venerdì. quando lavoravo al qui, quando mi occupavo di quel locale dove ho fatto per 8 anni il magazziniere, mi ricordo che ho vissuto proprio il cambiamento delle abitudini, del bere nei locali, perché mi ricordo che quando ero arrivato all'inizio, quando caricavo i bar, quando caricavo la cambusa, mettevo rum ovunque. Mi ricordo che lo nascondevo ovunque perché, perché ne serviva tantissimo. E piano piano sono arrivato all'ultimo anno che di rum ne facevo giusto una fila di 6 bottiglie, perché poi mi serviva il gin, vodka, tequila e tutte le altre cose, perché il rum si vendeva pochissimo. Ai tempi si vendeva, non so se te lo ricordi, il Seven Tiki, il rum delle Figi che vendeva Martini. Non so magari se lo vendono ancora, però mi ricordo che quello lì al qui mi volava. Vabbè, comunque hai avuto questo tuo inizio in cocktail bar, quindi. Assolutamente, sono sempre partito, era una birreria cocktail bar, che ai tempi c'erano ancora le birrerie che andavano molto, e poi loro avevano questi appunto 5 locali, e dopo poco, allora in questo locale a Chiari dove c'erano 7 barman, 3 facevano flair, perché si parte sempre comunque da lì, flair che Davvero, e chi erano? Ma erano ragazzi che avevano tutti autodidatti. Erano tutti, adesso avevano tutti 45-46 anni, un ragazzo magari, con cui sono magari li rimasto conosco, non lo so. Enrico Presti, questo qua è stato uno delle prime persone che mi ha folgorato, ma addirittura cose col fuoco, cose che andavano all'inizio anni 2000, che se pensi adesso ti chiudono il locale domani, proprio le classiche Molotov praticamente di Corona, cose assurde, però a me questa cosa mi aveva affascinato tantissimo. E allora lì mi sono un attimino avvicinato in maniera a cercare su YouTube, a provare a fare qualche movimento, qualche lancio dietro, poi si è fermato tutto lì al lancio dietro. Però il mondo ti affascinava tantissimo, e alla fine ero comunque molto timido, avevo capito che questo lavoro mi piaceva tanto, mi ha sbloccato comunque negli anni parecchio, e niente, alla fine poi pian piano sono diventato, diciamo, non responsabile di quel locale lì, però ho cominciato a gestire, eccetera, e anche negli altri locali che loro avevano ho cominciato a mettere il bar mat, che già c'era, quelli loggati, un bar organizer, proprio per
prendevano il ghiaccio con le mani, quindi Iniziato a farlo, facciamo comprare 2 palette. iniziato a farlo sembrare un bar. Eppure faceva dei volumi, io lì ho imparato a lavorare in quantità, e probabilmente in quantità così forse non ho quasi mai più lavorato negli anni successivi. E 2 anni dopo, quindi a 23 anni, 22 anni, più o meno, loro avevano anche una discoteca a Gavardo, faceva 2500 persone. Oggi parlare di 2500 persone di una discoteca, parli delle più grandi, dove lavori te per esempio, delle più grandi discoteche della Lombardia. Ai tempi era piccola. E un giorno d'estate mi arriva un messaggio, loro mi stimavano molto come ragazzo, ero ragazzino, proprio, si faceva il culo tanto e ripagato ore, poco, ripagato ore, mi arriva un messaggio, preparati psicologicamente che a settembre ti diamo in mano la fine del mondo, si chiamava. Non lo so, di essere scioccato per 3 ore, non avevo il coraggio di dirlo a mia madre perché avevo percepito che era comunque una cosa più grande di me. Però il fatto sta che a settembre ho cominciato questo percorso di un anno che io in realtà ho vissuto malissimo. Mi trovavo da solo a far tutto, a piangere da solo, ma perché facevo tutto, ma quando ti dico tutto, Carmine, tutto. Ti faccio una confidenza. Anche io, infatti, uno dei rimpianti che ho di quando, diciamo, facevo tutto in questo locale dove sono stato per 10 anni è stata che la maggior parte del tempo me la sono sempre vissuta male. Quando avevo dei problemi, tutto quanto, infatti è il consiglio che mi trovo sempre a dare io a chi fa quello che una volta facevo io, è di non viversela male perché io mi sono fatto 10 anni, tra le varie responsabilità che ho avuto nel tempo, sempre a vivermela male, sempre a vedere che succedeva una cosa e magari il capo o il responsabile di qualcosa mi dava addosso e per me finiva il mondo. Non lo so, finiva un tipo di champagne e facevamo la figura col cliente o col cliente o col PR e per me era la fine del mondo perché magari non avevo preparato un cartone in più di quello champagne. Che magari poi dopo, sì, sono errori, però ti fanno crescere, non serve viversela così male. No, la vivevo male, ma proprio perché ero abbandonato un po' me stesso, trovavo a dover andare a fare la SIAE, a dover fare il personale, però lì mi sono fatto le spalle Le ossa, larghe, diciamo. mi sono trovato a 22 anni a gestire 20-25 persone e questo poi negli anni, io la ricordo ad oggi come un'esperienza negativa ma fondamentale, assolutamente fondamentale, nel senso che sono quelle esperienze che ti formano tantissimo. E lì a Gavardo aveva appena aperto, e si torna sempre lì, in quegli anni almeno, la Planet One, che penso sia durata 6 mesi lì a Gavardo. Davvero, non me la C'era ricordavo sta cosa. questo, ma stiamo parlando del 2003-2004, sono le date, non vorrei sbagliare. C'era questo Nicola che faceva flirt, tra l'altro anche molto Nicola bene, Zane, secondo me. pelato, Boh, forse sì. alto, con un altro ragazzo e facevano anche tandem. Era un flair completamente diverso da quelli di oggi e lì io ho fatto il mio primo corso base e poi andavo a vederli quando tanto stavo lì, andavo a vederli quando loro si allenavano e questa roba mi folgorava. Allora da lì YouTube, scarica un po' di video questo, poi mi allenavo a casa, poi ho capito che la mia strada non era quella dopo aver rotto un iPad con un Boston. E però questo non lo sapeva nessuno, adesso lo sanno tutti. E da lì capitolo Flair l'abbiamo chiuso, però si è andato avanti. Quella discoteca non era andata bene appunto la cosa alla fine, nel senso che poi loro avevano deciso di chiudere per problemi loro, fregandosene un po' dei ragazzi e io lì ho avuto una crisi di rigetto di 7-8 mesi, non volevo più saperne di bar, ho cominciato a fare anche un altro lavoro, quello che poi alla fine faccio anche tutt'oggi. E dopo 6-7 mesi invece cominciavo ad andare nei bar, a guardare, non mi divertivo più a uscire con gli amici, ma volevo vedere soltanto cosa facevano i ragazzi al bancone, eccetera, e poi ci sono ricascato e da lì a novembre sono 40 e non ho più mollato. Una parte della tua storia che mi interesserebbe raccontare, Rodo, è che io mi ricordo. Ora, prima cosa volevo dire come ci siamo conosciuti io e te. Mi ricordo che probabilmente tu mi conoscevi, cioè Sì, io ti conoscevo di immagine, tu mi conoscevi ti stimavo già e come bartender perché non sporcavi mai niente. Quindi questa cosa della pulizia è una cosa che mi riconoscono tutti me, fortunatamente, grazie a Dio. E no, mi ricordo che
ci siamo conosciuti quando sono stato in televisione, quando sono andato su Rai 1 a fare quel Sì, programma, sì. ero andato a fare quel programma Si può fare, che avevo fatto il tandem con Giorgio e mi ricordo che mi avevi scritto, penso su Facebook ai tempi, Ecco, sì. sì, mi ricordo perché avevo riletta oggi proprio. Sì, mi avevi scritto su Facebook e poi dopo eri venuto al Quili dove lavoravo io e mi ricordo che dal bancone da sopra il bancone eri sceso ed eri venuto a salutarmi Esatto. e poi sì, ci eravamo conosciuti lì. A parte questo, mi interessava sapere, perché poi io mi ricordo quando ci siamo conosciuti tu hai sempre fatto il doppio lavoro, Sì, 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 sì. cioè mi ricordo che nella... Ai tempi ero capo barman del retro e Sì, siamo ancora lì. e mi ricordo che tu comunque avevi il tuo lavoro e dico, in che momento della tua crescita poi hai deciso anche di, tra virgolette, fare un lavoro serio e fare il barman nel weekend? Quando c'è stato... questa è una cosa che ci pensavo tra l'altro oggi. Quando c'è stata la famosa crisi di rigetto. Quindi mollata la discoteca a Gavardo, io mi sono trovato, capito, che non volevo più avere a che fare niente col bar perché è il classico lavoro che ti porta via tutto, eccetera. E lì, vabbè, manda due curriculum, scegli due robe, ho cominciato poi a fare una vita normale. E che lavoro facevi? Faccio l'assicuratore ancora oggi. I miei clienti, le mie subagenzie sono partita IVA. Vabbè, E, l'hai fatto per un po' no, comunque, non è che l'hai no, fatto per un sì, anno. ancora adesso, cioè ancora oggi sono i miei clienti, quindi, che sono tutti anche clienti dell'attività, quindi è un fiore all'occhiello. E, per esempio c'è questa cosa che fa un po' sorridere, qui c'è Mauro e richiamo Mauro nel discorso. Il barman, vedi che quando ti ho detto quando cominciavi a fare un lavoro serio. Quando tu dicevi, anche io mi ricordo 20 anni, che lavoro fai il barman? E poi? Barman? Ne parliamo sempre in ogni puntata, viene sempre Barman. fuori questa cosa. Una cosa che non succede con loro. Che lavoro fai? Lo chef, il cuoco e... Ah, bravo! È vero, è vero. E quindi questo, essere stati sempre visti un pochino... quindi poi il lavoro serio? Perché? Io penso che secondo me questa immagine è figlia degli anni 90 o inizio anni 2000 del barman, perché se tu dici, magari se adesso a un ragazzo di 18-20 anni gli dici il barman, magari si immagina il barman nel cocktail Sì, bar che no? fa le cose fatte bene, vestito con le bretelle, con i baffi, le cose varie, e sembra un lavoro serio. Se vai indietro di 15 o 20 anni, invece dici il barman, Avanti di galera. ti viene in mente quello tutto tatuato, in canotta, che lancia le bottiglie, fa le cose col Lancia le fuoco, bottiglie capito? già... Sì, però dico, e lo leghi, se vai indietro lo leghi tanto alla discoteca, capito? E legando la discoteca la leghi come una cosa un po' più legata alla tua giovane età. All'illegalità anche. Quasi illegale come cosa. Sì, e quindi una roba fatta così per arrotondare. Però penso che già oggi c'è Assolutamente sì. un'immagine Diverso. diversa del bartender. E invece per quanto riguarda lo chef, a mio avviso, per quello che io vedo, per quello che io sento, perché io proprio di cucina, di cucina non ne so niente, però dico, vabbè, ovviamente è una cosa figlia di MasterChef e tutta la televisione, però fare lo chef ha acquistato molto più appeal di prima, nel senso è sempre stato un lavoro serio, però magari adesso essere uno chef oggi è molto più figo che magari dire che si faceva lo chef 20 anni fa, capito? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Diciamo che la massima aspirazione per un cuoco 20 anni fa era quella di partire e andare sulle navi. Ok, quindi il primo consiglio che ti davano era finisci la scuola e imbarcati, senza sapere che su quelle navi succedeva la qualunque, nel senso in mezzo a altri 2000 persone in cambusa, in mezzo a persone di tutte le etnie, comunque senza possibilità di vedere la luce del sole fondamentalmente, perché chi lavora sulle navi vede semplicemente dei tunnel che portano dalla cucina alla camera o agli spazi comunque dedicati al personale, non è che fosse proprio questa gran vita e quindi ne uscivi formato per forza di cose. Tu ci sei andato sulle navi? Io ho passato a piedi pari il discorso navi, ho fatto altre esperienze super formative, ma no, la nave no, Ti mi manca. racconto un aneddoto, ne avevo parlato anche non mi ricordo in quale puntata, forse in quella con Ranocchia, perché tramite la Planet io sono andato sulle navi, però non ci andavo facendo parte del personale della nave, ma ci andavo come esterno di Campari. Ah sì, sì, mi Che andavo ricordo. come esterno di Campari, che su MSC facevo una roba di
training ai bar manager e su Costa invece facevo l'intrattenimento insieme ad altri ragazzi per Aperol. E mi ricordo che su Costa eravamo diventati amici del responsabile food e beverage sulla nave, in mare, perché c'è quello in mare e c'è quello a terra. E mi ricordo che c'era una cena fatta, non mi ricordo in quale sera, comunque era una cena firmata da chef Bruno Barbieri. E io avevo chiesto a questo signore che avevo conosciuto, perché a me, io della cucina sono attirato, cioè tipo a me non piace cucinare, non mi piace cucinare, cioè tipo per me farmi da mangiare è proprio una perdita di tempo, ok? Però quello che mi piace a me della cucina è vedere lavorare, cioè tipo la manualità come poi anche nel bar. A me io sono molto più attirato dai movimenti, dal come ti muovi e come sei tu fisicamente, piuttosto del risultato finale in sé. E nella cucina è uguale, a me vedere una brigata che lavora bene, lo chef che magari gestisce alcune cose, quella cosa lì mi attira molto. Avevo chiesto a questo signore se mi poteva far andare a vedere come funzionava in cucina, ma a parte che era una città, perché lì sulla nave mangiano, non voglio dire cazzate, però tipo 2000 persone alla volta, così va. Che se tipo a un cameriere cade un piatto, tutti gli altri camerieri gli passano letteralmente sopra, perché non si può fermare la linea. Quindi sono tutti gli chef e i cuochi che mettono fuori i piatti e questi a valanga che escono, centinaia di camerieri che escono e volano fuori. E quindi questo è quello che avevo visto io della cucina sulle navi e ti do ragione del lato di quello che hai detto tu di dove vivi, perché le navi sono fatte veramente a strati. A me è capitato, stando dietro il bar, di andare a prendere una roba e sbagliare porta e mi sono ritrovato come in Titanic, che c'era la parte per i poveri e la parte per i ricchi. Uguale. I muri passano da essere colorati o serigrafati o piastrellati, non mi ricordo, a essere di plastica bianca, strettissimi. Le camere diventano tutte stretti, molto più piccolo di questo studio, con due letti. Sì, sì, veramente è una roba pazzesca. E detto questo, poi adesso torniamo anche da te, Mauro. Lodo, quando ti ho conosciuto io, tu lavoravi in questo locale, in questo cocktail bar in centro a Rovato. E lì penso fossi responsabile Sì, o sì, non so, ti occupavi di nato queste per cose? caso anche lì perché ho passato per amici, persone che oggi sono molto più che amici, però per casualità, perché ai tempi mi ero rotto la gamba e quindi ero fuori uso da un po', sono andato a fare una sostituzione e la settimana dopo facevo i turni, quindi è sempre un po' come ti poni, nel senso, magari il mondo del bar è appunto anche un mondo fatto un po' di cazzoni, uno ci sta guardando, ciao Mauri. Ah, E, sono sicuro di più di uno. e, e quindi avere magari una persona un pochino più di fiducia, con un pochino più di esperienza anche gestionale, poteva aiutare. Erano dei ragazzi molto giovani quelli che avevano aperto È questo quello, è locale, quello... di cui con due sono rimasto uno più che amico, e dopo ne parliamo, che è Alberto, e l'altro era Luca, che è un carissimo amico. Ed era quasi aiutarli. E da lì in poi è cominciato questo processo in un cocktail bar che andava comunque molto bene, molto forte in quegli anni, in Franciacorta. Ci sei stato un po' di anni. 5, 5, 5, 5. Ma è la cosa questo, ci sia stato un po' di anni, secondo me, è perché quando credi in un progetto, io di questo tra l'altro ne volevo parlare, io tante volte sono andato lì a lavorare gratis. Perché? Perché credevo nel progetto, credevo in quello che si faceva, c'era magari un evento, una cosa, vengo anche io, vi do una mano. E questo per me era fondamentale. Fondamentale perché se credi in un qualcosa, non me ne frega, cioè ovvio che i soldi fanno comodo a tutti ragazzi, non sto dicendo questo. Però non è fine a se stesso, perché vedevo, almeno nei miei sogni vedevo oltre. Vedevo delle opportunità che forse ai tempi non mi accorgevo di vedere concretamente. E lì c'era questa persona, uno dei soci, dico c'era perché purtroppo oggi non c'è più, che era, e poi il socio Alberto con cui noi abbiamo aperto il ristorante, il locale 4 anni fa. E mi fa piacere ricordare questa cosa perché non la sa quasi nessuno. Mauro ovviamente sì.
c'erano delle cose che non andavano bene in questo locale, ok? Non Allora. andavano bene, ovvero che potevano andare molto meglio. E io un giorno mi sono preso carta e penna e ho fatto 4-5 pagine di cose che non potevano andare, sprechi, cose varie. L'ho chiamato e ho detto: Albi, ci possiamo trovare, siamo andati a fare un aperitivo, non sapeva niente, ci stimavamo molto, ecco, finiva lì come persona, io stimavo lui stimava me. E in sintesi lui legge tutto col suo sguardo severo. Io ho detto: adesso o mi manda a cagare, mi dice fatti i cazzi tuoi, o mi dice dai facciamo qualcosa, sistemiamo. Legge tutto, finisce, sta zitto 30 secondi, me lo ricordo, guarda, come se fosse ieri, era il 2016. Calcola che noi il ristorante abbiamo aperto nel 2019. E mi guarda, e adesso, vabbè, qualcosa mi dice, quando è che apriamo qualcosa insieme? E io questa la ricordo oggi come l'attestato di stima più bello che mi abbia dato una persona. Perché io sono rimasto spiazzato e gli ho Ma detto lui, subito. io personalmente questo ragazzo non lo conoscevo, penso che conoscesse mio zio, Sì, no? sì, sì, quello. E, aveva cioè è un tuo coetaneo, più Era grande? più giovane di noi tre. Ah, È il ok. più Era giovane dei tre. dell'87 Alberto. Ah, ok, 3 anni più di me, Però bene. aveva una testa imprenditoriale notevole, sicuramente delle economie, ma era un grandissimo sognatore, in primis. E questa sua, era un visionario, ma me lo dico realmente, l'ho sempre detto in Vabbè, dillo tutto. pure, diciamo pure come si chiama. Alberto Bergomi. Bergomi. Era, purtroppo è venuto a mancare l'anno scorso a gennaio per un incidente. Era un grandissimo visionario che mi dice quando è che apriamo qualcosa, gli dico va bene subito. Ovviamente finisce lì, dico vabbè. Scusa ti Prego. interrompo, questo è stato il progetto che per anni mi hai detto di cui mi volevi Certo, parlare, che poi non ci siamo mai incontrati per certo. parlare. Mi ricordo, questo è un ricordo che ho proprio di tantissime volte che mi dicevi sempre, poi ti devo parlare di una cosa, poi ti devo parlare di una cosa e poi non ne abbiamo mai parlato. Assolutamente sì, proprio questo, nel senso che poi Alberto in realtà all'inizio voleva fare tutt'altra cosa, voleva fare una cosa molto più easy, molto più rustica, ma con un cocktail bar all'interno, al centro di Rovato. Al che io gli ho detto: guarda Alberto, in Franciacorta ci sono tantissime cose rustiche, tu comunque ci hai vissuto, la conosci la Franciacorta. Facciamo qualcosa di diverso. Allora abbiamo cominciato a ragionare e gli ho detto, il signore qua accanto a me era a Hong Kong ai tempi. Non ti preoccupare che per la cucina Infatti ce l'ho io. la domanda che volevo farti è poi a Mauro come ci siete arrivati? Lo conoscevi tu, lo Io, conosceva Mauro, io lui? e conosciamo Mauro da tanti eravamo anni. quasi parenti, mettiamola così. Ci conosciamo da 20 anni praticamente. Anche qui c'è stata molta stima da parte mia, sempre perché l'ho sempre visto, l'ho visto paradossalmente, cioè quei 3 anni in più che l'ho visto crescere. L'ho conosciuto appena dopo la scuola, quando sei tornato da New York. Sì, 20 E anni. quindi ho visto tutto il suo percorso, sia i momenti di difficoltà che i momenti, diciamo, belli. E penso che siano stati tanti entrambi. E lui ai tempi era a Hong Kong, sapevo che doveva tornare, era là con sua moglie e i bambini. E io ho detto: Alberto, poco c'è, non ti preoccupare, lui non sapeva ancora Non sapevo niente. ancora niente io. E poi, Posso fare un attimo una domanda che non c'entra niente, però sentendo Hong Kong mi è venuta in mente e poi dopo me la dimentico. Come lo dico spesso io, per un bartender un posto dove farsi le ossa, dove diventare, ne ho parlato anche con Filippo, dove imparare a fare il mestiere del bartender, diventare anche bravo e conoscere anche veramente tante cose, a mio avviso questo posto è Londra. A Londra, a parte perché non ci sono tutte le restrizioni che abbiamo noi, che per me vanno benissimo, sono super d'accordo dell'HCCP e tutte queste cose qua. A Londra sei molto più libero di spaziare con la tua creatività e tutto. Però è un posto sia per come sono impostati la maggior parte dei locali, per come è impostato un po' tutto il mondo del bartending, è un buon posto dove crescere. E nella cucina invece? Esiste un posto o ogni posto impari cose diverse? Diciamo che bisogna prendere ispirazioni da più posti. Allora, fino a qualche anno fa era fondamentale, come subito dopo le navi c'era la Francia. Quindi se non passavi in Francia, non potevi definirti cuoco, chef, eccetera. Poi finito il filone francese è arrivato quello spagnolo. Quindi dal boom di Ferran Adrià, la prima cucina molecolare, no? Passato quello spagnolo è stata la volta della cucina scandinava, quindi Nord Europa, Danimarca, Copenaghen, Svezia, Finlandia, eccetera.
Secondo me, se dovessi andare in un posto per prendere ispirazione, io andrei in Thailandia. Ok? Io sono stato a New York un anno subito finita la scuola, e più che altro per la lingua, Infatti però sì, adesso che passiamo a te mi piacerebbe sentire la tua storia precisa, però tipo parlando, perché ho sentito Hong Kong, io sono, quello che mi attira a me della cultura orientale, tipo Giappone, Giappone, è quella, è questa cosa che hanno loro tipo Hong Kong, Giappone, che loro cercano di raggiungere, ne parlano tipo non so se avete visto il film L'ultimo samurai, sì, sì. che nell'ultimo samurai Tom Cruise, che è questo capitano, dice che è sconvolto da queste persone di quel posto lì che cercano hanno la continua ricerca della perfezione in ogni movimento. Dico, magari a Hong Kong hai trovato questa... Assolutamente no. No, perché Hong Kong è Cina. Quindi la cosa bella che ho imparato è che l'hongkonghino, comunque da buon cinese, se può trovare una scappatoia per fare la stessa cosa che stai facendo tu in 2 ore e lui può metterci un'ora, la trova. Stai sicuro che la trova. Ok? Quindi arrivare a un risultato simile, non lo stesso sicuramente, ma nella metà del tempo lo fa. Ok, quindi Hong Kong formativo per quello, Hong Kong formativo perché comunque ci sono dei sapori che ho conosciuto, che mi sono entrati nel cuore, comunque anche in alcuni piatti che produciamo al ristorante, questa vena un po' asiatica, per forza di te la cose sei portata torna, dietro. sì, sì, per forza. Cioè per forza, ma involontario, no? Quindi ti rimane dentro un qualcosa da qualsiasi esperienza che vai a fare. Quindi sì, Io sono, io sono grande stato... metropoli secondo Io me. sono stato a Chengdu nel 2019, 2 mesi prima che iniziasse la fine del mondo, ed è stata una delle esperienze Mondiali, no? culinarie peggiori della mia vita. Ti giuro, perché mi ricordo praticamente ero andato a fare i mondiali IBA. I mondiali Ok. IBA quell'anno sono stati organizzati in Cina e andiamo a Chengdu a fare sta gara. E di solito nei mondiali IBA l'ultima sera c'è la cena di gala in cui si fa la cena di gala con le premiazioni e tutto quanto. Lì invece facevamo cena di gala tutte le sere. Ogni sera vestiti bene, e c'era queste tavole, sai come le fanno loro con il vetro al centro Sì, che sì, gira ma così? certo. E mi ricordo che una sera che c'era una roba che mi sembrava che mi piacesse, che mi sembrava pollo, ma a parte che sembrava tipo un piccione, e poi Era un piccione. era un piccione Sì, sì, sicuramente, sicuro. ma poi era Speriamo. anche a toccarlo sembrava proprio crudo, era super morbido, poi anche, anche soltanto le bevande erano tutte calde lì sulla tavola, non c'era mai una bevanda fredda, poi ogni 2 secondi, perché era loro usanza di questo bicchierino, e di questo bicchierino lì, era lo sponsor della gara, che però era un prodotto loro super pregiato, perché era costato tipo sui 700 € soltanto mandarmi la bottiglia a me per crearmi il mio drink, che tradotto è un distillato diverso, però tradotto nella nostra lingua era tipo una specie di grappa. Sullo shoyu forse. Non mi ricordo il nome, però era veramente... a me viene da dire abominevole, però magari nei loro gusti è buonissimo. Certo. Ma io anche soltanto sentendo l'odore, veramente per riuscire a fare un drink con quella roba ho veramente penato io, e anche il ragazzo Mano e Zucchetti che mi davano la mano a fare i drink, che veramente era pazzesco, era difficilissimo da usare. Io ti dico, Hong Kong, sono arrivato in aereo il primo giorno, atterrato alle 7 la mattina. Ok, il manager del ristorante è venuto a prendermi all'aeroporto dopo 12 ore di volo e mi dice: Ti porto a far colazione. Ho detto benissimo, qualsiasi cosa, cioè, uno Starbucks, un caffè. Cioè, mi ha portato in questo posto, era una domenica, e la domenica è il giorno delle colazioni di famiglia. Ok, mi ha portato in questo posto, saranno stati Capienza, un ristorante, Capienza, 350 coperti. Solo tavoli rotondi da 10-12, ok? Potevi sederti anche in tre, noi eravamo in due, siamo seduti in due. Tavoli giganti con questo vetro al centro, il vetro perché se sei in tanti metti tutto al centro e fai girare questo vetro, no? Condivisione. Il concetto della condivisione nella loro cucina è fondamentale. Colazione ho mangiato i dim sum, che sono diventati uno dei miei piatti preferiti, che sono questi ravioli al vapore, quindi farciti col maiale, con verdure e altre cose, e le zampe di gallina. Ok, le zampe di gallina laccate con fagioli neri, eccetera, bevendo tè bollente, ed era comunque
stiamo parlando di clima equatoriale a Hong Kong, cioè fa caldo da metà febbraio fino a novembre. Dove sono stato io non faceva tanto C'è caldo. e poi è umido e lì tè bollente. Quindi il mio primo impatto è stato leggermente, mi ha lasciato un po' così. Però Però una dopo cosa, funziona benissimo, nel senso è una metropoli che funziona come Londra, ok? Quindi tu hai questa carta che si chiama Octopus, è ricaricabile e fai tutto. Paghi le bollette, fai le ricariche del telefono, sali sul tram, sull'autobus, sul traghetto, sul minibus, ti qualsiasi posso cosa. chiedere in che anni sei stato lì? Dal 2014, 2016, Quindi sì. esisteva già Facebook, Instagram, tutte queste cose, WhatsApp, e come hai fatto tu? Vivevi con la VPN? Vivevo per forza di cose, però parlavo tanto inglese, No, ok? dico perché io quando sono stato lì c'è WhatsApp bloccato, Instagram bloccato, Facebook bloccato, tu avevi la VPN sul No, telefono? c'era allora Hong Kong è Cina, ma è sì, è una città-stato, quindi Ah, ok. è libera, ok? Diciamo che la parte più brutta di Hong Kong è stata quando c'è stata la protesta degli ombrelli gialli, una cosa del genere. Io ero appena tornato in Italia, e da lì sono successe un po' di cose, c'è stato qualche cambiamento, ma fondamentalmente è super libera, ok? Quindi nessun problema di quel genere, di quel tipo. A me è sempre la cultura orientale mi ha sempre attirato per quello che ho detto prima delle movenze samurai, ninja, tutte queste cose qua. No, sono abbastanza anche un pochino strani nei movimenti i Sì. ragazzi di Hong Kong, sì, sì, sì. Torniamo da te, Lodo. Stavo per fare la mia prima gaff di microfoni, ma ancora non l'ho fatta, tra poco arriverà. Torniamo a te, Lodo. Eravamo rimasti a Alberto che ti propone di fare un locale insieme. Appunto gli dico, vai tranquillo, nella cucina siamo a posto. Lui non sapeva assolutamente niente. Però tu lo davi già per dentro, cioè, tu non ti preoccupare. Gli mando un messaggio, ma anche Alberto lo dava già per dentro. Una volta che gli ho parlato, gli mando un messaggio e dico: so che stai tornando, troviamoci un attimo. Nel mentre Alberto mi fa vedere questo stabile fatiscente, tu non ti puoi immaginare come era conciato questo stabile. 3 piccioni morti, topi, cunicoli, cose assurde, Non muri c'era il tetto. tutto decrepito. E lui torna, ci troviamo. Un Non era aperitivo. tipo mezzo di una signora o una roba del Sì, genere? bravissimo. La signora che era un'accumulatrice seriale, non aveva i servizi igienici, ok? Non aveva anche... No, non è vero. No, non aveva i servizi igienici. E lei stava bene economicamente, ha girato il mondo con la signora, ma lei voleva vivere. Raccoglieva l'acqua piovana. E Personaggio. ci ha trovato, stiamo parlando del 2018. No, 16. 16. E viene a mancare questa signora. Alberto aveva una parte di questo stabile, la famiglia fa un'acquisizione per l'altra parte. E noi ci troviamo, ci conoscono lui e Alberto, andiamo a fare una cena a Como, in questo posto che Alberto sognava, perché già vedeva il nostro locale come quel posto qua a Como, che è un ristorante stellato, che tra l'altro ha avuto qualche problema di recente, però molto bello. Si chiama I Tigli in teoria. Facciamo questa cena arrivando un'ora e mezza dopo, tanto cose che adesso noi ci arreberemmo tantissimo per queste cose. E in questa cena io sai che non ho un ricordo se abbiamo parlato, per me abbiamo parlato e basta. Sì, Però usciti da non questa ha- cena ci siamo stretti la mano. Avete Parlato di No, di cose- qualsiasi parlato di tutto, ma non di quello che dovevate fare. Ok, sì. Però finita questa cena ci siamo stretti la mano. Poi c'è stato ovviamente un periodo. Io dopo questa cena, il giorno dopo, me lo ricorderò sempre, ho chiamato Simone. Io ho detto: Simone, ho questo progetto, sarà pronto? Simone Bani, diciamolo, Simone Bani che ci sta guardando, che è il bartender del Malò, il cocktail bar che c'è in centro, trovato il locale di questi due ragazzi. E Simone, ne parliamo dopo di Simone? Ok, ne parliamo dopo. Merita. Continua pure. E ho chiamato anche la Federica, che tra l'altro stasera, e su questo voglio fare un appunto dopo, sul delegare, stasera è al bar, lei, perché non c'è neanche Simone. Ho conosciuto io lei, non mi ricordo. Assolutamente sì. Sì. Tu hai fatto l'inaugurazione alla mia?
Sì, mi ricordo. Che sono anche riuscito a litigare con qualcuno, mi ricordo. Non lo sapevo questo. Davvero? Ma dei clienti o dello staff? No, i clienti. Ah, Che, bene, no, che allora. c'era uno che mi stava addosso che voleva il caffè a tutti i costi. Ma dopo 20-30 volte poi mi sono innervosito. Però questo si era fissato che voleva il caffè da me. Non abbiamo la macchinetta del caffè Cioè, al non bar. a tuttora non abbiamo la macchinetta del caffè al bar. È una cosa che non abbiamo mai voluto fare, la guerra del caffè. Ovviamente. C'è il ristorante, per carità. E niente, chiamo Simone e gli dico: Simone, fra 2 anni apriamo un locale, mi aspetti? E lui mi dice: va bene. Anche Simone ci conoscevamo già, ci stimavamo già, io stimavo tantissimo lui. Lui non era ancora Dove sboccio. lavorava lui prima del bar? Barettini, girava. ma lui faceva tanti catering con bartenders. Questo siccome diciamo come step aggiuntivo. Però aveva fatto penso anche il corso con bartenders. E lavorava in tanti barettini. Bartenders è la scuola di Verona. Sì, Ok. sì, molto, molto valida. Però già vedevi che in questo bar di Rovato dove lavorava era proprio un bar di paese, faceva di quelle cose che almeno in provincia di Brescia non facevano in pochi. E ai tempi aveva 25 anni. Lui ci aspetta e pian piano cominciano i lavori lunghissimi. Un giorno arriviamo al locale, io e lui entriamo, alziamo la testa, non c'era più il tetto, quindi aveva fatto. E il nostro locale è piano interrato, piano terra il cocktail bar, primo piano ristorante, secondo piano la cucina, quindi è un po' come Amsterdam, andiamo in verticale. E pian piano vanno avanti i lavori a rilento con 1000 problemi, però noi cominciamo a renderci conto Questa che questo cosa, sogno cosa me la ricordo che era stata veramente lunghissima riuscire. 2 anni. 2 anni di problemi Gennaio lavorativi. 2017, gennaio 2019 apertura. Permessi, belle arti, perché comunque un palazzo storico sotto controllo delle belle arti, quindi ha fatto Sì, Alberto però proprio un gran lavoro. che sbatti, perché io penso tipo ho comprato questa casa, l'ho vista la prima volta a marzo. L'ho comprata a luglio, mi sono arrivati i mobili ad ottobre, ma mi ricordo che da marzo a luglio per me è passata veramente una Immagina vita. noi che dovevi dire ai ragazzi, guardate che non ci si, perché tu nel mentre, quando fai un'attività devi creare lo staff, pensare alle cose, pensare agli acquisti, ma se non sai quando cominci, non sai quando ti entra economia, perché lì, da quel momento lì, io e lui siamo diventati grandi. Alberto era già grande, Sì. perché Alberto era già un imprenditore, però lì siamo diventati grandi anche io e lui, e quello Lì sentivate la cacca nei pantaloni. lo sentiamo ancora oggi, tutti i giorni, è fondamentale quella. Durante il Covid, non ti dico. Parliamo No, è anche di- fondamentale, è molto fondamentale avere la cagarella, detto in maniera molto volgare, perché ti tiene vivo. Come è fondamentale non sentirsi mai minimamente arrivati. Come è fondamentale non prendersi mai neanche troppo sul serio. Infatti non ci prendiamo minimamente sul serio, penso che si veda. E i lavori vanno avanti, Alberto fa questi grandi lavori, scegliamo l'estetica, scegliamo tutto, io disegno il bancone, eccetera. Tra l'altro quello che vedo, quello che mi sta capitando adesso, perché io come vi ho detto prima, qui farò la Quality mi sta costruendo il bar, la Quality Events mi sta facendo il bar da fare qua nello studio e stavo cercando volevo fare l'ambientazione in quest'angolo qua metterò la carta da parati. E, sono avanzati un paio di pezzi. ma infatti ovviamente nel cercarla 1000 volte mica fa. Ma No, è uguale, se ne trovo, no, mi capita 1000 volte fa, no, però così è uguale al Malò. Però non l'ho trovata. Sì, ma non dico schifato, però. È uguale perché poi dico, sembra che faccio la puntata da voi, capito? Che l'hanno affitto. E niente, cominciamo a avvicinarsi. Diciamo che lo staff del bar è stata la prima cosa molto semplice, perché comunque all'inizio io ho capito subito che non sarei riuscito a stare sul bancone, per questo che ho preso Simone, perché io ho tante idee, ho tante capacità, ma non ho le capacità di Simone, che è quasi un chimico, per mettere all'opera. Quindi magari ho più fantasia, ma io li buttavo lì le idee e poi lui creava. E poi Vabbè, ma magari ne ci sta, parliamo dopo. ci sta anche lì il E fatto. anche perché ho capito Ci che sta anche il fatto che tu magari devo fare passi la- anche dal bar e fai anche altre cose, ti La occupi prima di cosa pubbliche che ho detto, no, relazioni. una cosa fondamentale, siccome ho detto il progetto è mio, suo e di Alberto, io al bar ci sto, ma non sto sul banco, se non ovviamente ci sto sul banco quando serve, sto in sala. Perché, e questo sai anche te, tutti i ragazzi che fanno i corsi anche oggi, anche i corsi che fai te, eccetera, la sala viene vista come il demonio.
Invece Sì, la sala è più è, importante è del balcone. vista, è vista come un scendere dal tuo E palcoscenico che è il invece, bar, invece scendere, andare in sala e dici no, che adesso palle, devo dico fare. una cosa che è il podcast del bartender, però la sala a volte è più divertente e ed è molto più importante. Perché tu puoi fare il drink della vita che se non lo racconti, e io credo che ci siano il 90% dei bar che non racconta il drink come invece si racconta un piatto. Ovviamente non nella pizzeria, però come si racconta un piatto in un ristorante di buon livello. Ti dico che in quel periodo, subito dopo la seconda, no, dopo la prima pandemia che, no, dopo la sì, seconda pandemia che io per la prima volta ho lavorato in un locale che era cocktail bar e ristorazione, che di solito io ho sempre lavorato ad eventi, oppure se lavoravo in un posto diciamo fisso, ho sempre preferito le discoteche perché è quello che mi piace di più, mi piace di più proprio l'organizzazione, il tipo di lavoro, mi piace proprio di più come si organizza in una discoteca. E però mi sono fatto quel periodo da aprile a metà luglio nel 2021 a lavorare al bar, però andavo anche in giro per la sala e cose varie, e anch'io ho scoperto questa cosa che adesso mi racconterai tu, perché mi ricordo che quando me lo potevo permettere, che magari non dovevo stare dietro al bar a fare tanti drink, mi capitava a me di prendere l'ordine al tavolo, andare io al bar a farlo, prepararlo e portarlo io al tavolo, fermarmi lì, fare due chiacchiere con i clienti e cose varie. E vabbè, eri in Piazzale Arnaldo, perciò lì la gente c'era sempre. Sì, però anch'io ho riscoperto in quella tipologia di lavoro che non mi aveva mai attirato comunque un modo di svolgere pubbliche relazioni o comunque di avere rapporti con i clienti che stando dove sono abituato io non hai mai. Perché la parte prima tu sei abituato, che c'è magari il bancone, le ragazze che vengono, eccetera, quindi è una parte dove sei un po' sul palco, che piace a tutti, è piaciuto a te, piace a me, eccetera. Ma qui è una parte completamente diversa, perché devi scendere dal piedistallo, sei una persona molto più normale, però devi raccontare quello che tu stai facendo, che eh, qualcuno ha fatto per te, e tu puoi fare il drink della vita che se non è raccontato bene, si perde. Se non fai capire cosa vuoi far arrivare, continuerai a farli spritz all'Aperol e spritz Campari. Invece hai un modo di raccontare, uno storytelling. Oggi i più grandi cocktail bar del mondo. Questa cosa ne parliamo sempre con Manu Belotti, che lavora a Maybe Sammy a Sydney. Loro fanno dei drink fighissimi, ma hanno una storytelling che è fuori di testa. Se vai al 30, oggi ci sono 3 persone che stanno facendo i drink, e domani queste 3 persone tu le trovi in sala. E questa cosa Sì, questa è una cosa comune a tutti gli speakeasy è la cosa più importante ed è oggi. una cosa che piacerebbe, cioè tipo se avessi un mio locale è una cosa che farei anch'io, Non è facile. che nessuno ha un ruolo specifico, cioè tu non sei il bartender, tu non sei il cameriere, tutti quanti girano, tutti quanti sanno fare tutto. Non è facile, noi questa cosa l'abbiamo per esempio agevolata con i nostri signature, che sono sempre 9. Simone ha creato lui ha dato un metodo tutto suo, è una conversione dei liquidi in grammi, di fare tutto in pre-batch, così è a portata di tutti. In questi giorni Simone è in fiera. Io Sì, ieri ho fatto i signature, ok? Stasera c'è Federica, starà facendo i signature. no, me lo ricordo perché una volta avevo lavorato in un evento in cui dovevamo preparare un drink fatto da Simone, e mi ricordo che leggo sta roba tutta in grammi, faccio Simo, ma che cazzo è sta, cosa mi hai mandato? Cosa devo fare qua? Carmine, in grammi fai la conversione. Simo, io so fare le once, io so, io non so come Vabbè, è funziona. proprio un chimico, è una tabella, c'è tutto, vabbè, Sì, però sì. questo è un discorso diverso, indipendentemente lavorando in pre-batch, tu questa storytelling la puoi tenere sempre perché ti puoi intercambiare. Poi oggi anche noi abbiamo delle ragazze giovani al bar che hanno bisogno di crescere e migliorare in sala. Però il racconto, anche soltanto ti ho portato il drink che tu hai scelto e l'aperitivo che loro fanno tutti i giorni, che cambia tutti i giorni, va raccontato. Tutto. È fondamentale. Ovviamente voi, cioè non siete il cocktail bar classico che uno arriva e gli portate le patatine o No, la... proviamo giustamente Però, come una cucina di buon livello a disposizione. Cerca Mauro e i ragazzi di fare tutti i giorni qualcosa di. Questo magari ne racconta lui, però qualcosa di estemporaneo, di diverso, che possa un pochino differenziarsi, ovviamente. sì, perché non l'abbiamo ancora detto, quindi è giusto farlo capire. Il Malò, ragazzi, si vede adesso vi sto facendo vedere il profilo Instagram. Il Malò comunque è un locale che comunque punta molto sulla qualità. Diciamo Sì, sì, che
Sì, anche sia a livello di ristorazione che a livello di cocktaileria, comunque si punta tantissimo sulla qualità, quindi stiamo parlando di comunque un locale mi viene da dire sempre di qualità, però dico a livello di chef stellati, a livello di magari adesso dico magari, cioè io infatti me lo chiedo sempre, dico l'impostazione è quella da ristorante Michelin, no? Cioè quello che magari un giorno magari aspirereste anche a fare o ad arrivare. E quindi tutto quanto è curato nei minimi dettagli, poi Mauro magari ci racconterà anche della cucina. Ecco, questo è il nostro Simone, perché ci sta solo ascoltando la foto di Simone in cui è venuto malissimo. Quindi, ok, Frodo, scusa, ti ho interrotto, No, continua no. pure nel tuo racconto. No, beh, sicuramente poi il background di Mauro, lo può racconterà lui, è un background che è sempre stato affiancato e appunto di ristorazione stellata. Noi ovviamente cerchiamo, non inseguiamo con ansia, ma preferiamo lavorare per la clientela e poi tutto quello che può arrivare nel futuro, qualcosa è già arrivato da altre guide, ti aiuta a lavorare di più, ti aiuta a avere più clientela, ti aiuta ad avere una clientela di buon livello, che E magari infatti, fa un po' di chilometri per venire e da te. infatti questo che volevo arrivarti a dire, comunque magari vengono lo stesso, però Sì, sì. non avete il venerdì sera a cena i ragazzini di 15-16 anni che vogliono la pizza, che fanno il compleanno, capito? Comunque è una roba di qualità, è tutto curato e quindi anche la clientela va in base a quello che offrite. Sì, certo. Diciamo che io mi sono accorto personalmente durante la pandemia della clientela che avevamo, perché abbiamo fatto un po' di delivery per star vivi, ma non vivi economicamente, star vivi per avere qualcosa da fare. E andando a casa dei clienti mi sono accorto che avevamo una clientela. Quando sono arrivato a Grumello del Monte, ho visto che un cliente aveva mezzo monte, ho detto, c'è una buona clientela. E lì mi è preso un pochino di fiducia in più. Sicuramente c'è stata tanta aspettativa all'inizio, forse anzi sicuramente anche troppa. Voci assurde che abbiamo sentito prima dell'apertura, ma sai che i drink costano 40 euro? No, non è vero. Magari 40. Siamo 20 al giorno. È soltanto a dire. Meno problemi. E ancora oggi ci sono queste nome. Però va bene così, anche perché noi siamo in Franciacorta, per chi non lo conosce, è una terra di vino, molto importante, tra cui e per noi anche questo è un altro punto molto importante per un bartender, secondo me, oggi, la formazione nel campo vino, perché se no torniamo al discorso di prima. Tu fai il barman e dopo che lavoro fai? Ok, hai fatto il Cuba Libre di Long Island. Io la prima volta che ho fatto il Long Island alla discoteca non ho usato il sour. Avevo la mia tanica ancora piena a fine serata. Io non sapevo neanche cos'era la prima sera che ho fatto Sawa. E... Però comunque facendo parte di un certo tipo di ambiente, come hai detto 2 minuti fa, avete dei clienti che vengono anche da lontano. Perciò magari se viene uno di Chiari, se viene uno di Brescia, è in Franciacorta anche lui, quindi è uguale. Però se arriva uno prima hai detto Como, se viene uno da Como, se viene uno da Milano, se viene uno da Modena e viene in Franciacorta, ovviamente si aspetta che chi è lì conosca la sua zona, Bravo. capito? Fondamentale. Ovviamente è come dire che tutti i napoletani sanno fare la pizza, che non è vero. Però se uno viene lì, io sono il primo a non avere praticamente zero cultura sul discorso vini e ho abitato 13 anni davanti al cancello di Cadelbosco. Ce l'avevo proprio dall'altro lato della strada e sono completamente Anche ignorante. quello ci siamo accorti da subito che era fondamentale sia per il bar sia per la sala. La cosa fondamentale per noi sin dall'inizio è stata differenziarci, nel senso non fare bene, cioè non far meglio di qualcuno o far peggio di qualcun altro, volevamo essere noi stessi, ok? Noi avevamo in testa un concept, avevamo in testa l'essere riconoscibili in quello che andavamo a proporre, che potesse partire dalla carta da parati, passando per i drink, arrivando in cucina. Per noi l'obiettivo è essere riconoscibili, ok? Quindi quando un qualcuno vuole mangiare un determinato piatto o bere un determinato drink, sa che da noi lo trova, ok? Perché
fa parte del nostro essere, la nostra personalità, ok? La tartare di manzo la possono fare tutti, la fanno tutti, cioè se vai a Rovati in Franciacorta ci sono 12 ristoranti, tutti hanno la tartare di carne, ce l'abbiamo anche noi la tartare, ma non è di carne, io te la faccio, però te la faccio di barbabietola, ok? Quindi anche in quel modo riesci a imporre quello che è, imporre è una brutta parola, ma far capire qual è la tua idea Vabbè, e la comunque, gente torna proprio per sì, quello. imporre, sì, tu dici che è una brutta parola, però comunque in quel modo lì tu fai vedere, ti differenzi. Esatto, ti differenzi. Ma comunque questa cosa qua mi ci lego perfettamente. Mio padre intanto dice lodo di avvicinare il microfono. Prova, sente. Sì, sì, adesso va bene. Va bene. No, spacca perché mio padre è sempre presente, veramente. Numero uno. No, se qualcuno veramente ha bisogno di un manager, mio padre è la persona perfetta. Di qualsiasi ambito tu faccia parte, mio padre è il manager perfetto. Qualsiasi cosa vi serve, mio padre la sa. O se non la sa, te la dice 2 minuti dopo. Comunque, detto questo, mi ci riconosco benissimo in quello che dici tu, perché già soltanto aprendo la porta per entrare nel locale si respira e si vede che l'atmosfera è diversa, che non stai entrando non dico nomi di altri locali, però che non stai entrando nel locale che c'è sulla rotonda, nel locale che c'è in fondo alla via, capito? Si vede che è una cosa È un'arma a doppio taglio, sì, in un certo. paese. Carmine, perché ovviamente sì, perché quello che se la tira, sei quello che, oh mio Dio, c'ha il bancone illuminato, quindi è caro. Sei quello che siamo una cosa diversa. Dietro qualcuno, Anche questo ho detto. nonostante magari io e lui siamo lì tutti i giorni, doppio 16 turno. ore al giorno e sì, ne parlava settimana scorsa Filippo di lui che si faceva il culo e poi tutti dicevano vabbè c'è Cracco che ti fa tutto. questa è una cosa. Però questo qui anche all'inizio magari è una cosa che ti faceva un po' star male. E poi adesso abbiamo cominciato a fare spallucce. Lo dice a me, sono stato per 8 anni il nipote del proprietario, perché io Però non sporcavi. questo momento di personale in cui che l'avete avuto anche voi, che l'ho avuto anche io per tanti anni, adesso lo sta vivendo mio fratello, perché mio fratello se la vive male, la cosa che ovunque va è mio fratello, ok? E io mi trovo sempre a dirgli Luca! No, non lo so, sicuramente sentito, vabbè. E mi trovo sempre a dirgli, ma a tantissimi capita questa cosa, ma cioè non è una cosa brutta, è una cosa che ti può aiutare. Io per 8 anni sono stato il nipote del proprietario. Cioè, come faccio io a farmi prendere seriamente o cercare come faccio io a cercare di farmi prendere seriamente o cercare di fare bella figura con qualcuno se quello sa che sono il nipote del capo di tutto, capito? È uguale mi sono trovato è uguale io ero in quella situazione, però tipo mi trovo a dirlo con mio fratello che a lui non interessa questo ambiente, lui non vuole fare questo lavoro, lui è un grafico e anche già abbastanza bravo, che studia in un'università a Milano, e dico tu vuoi diventare bravo in quello che fai, perché tipo anche tantissimi lavori che lui fa adesso sono lavori che io ho passato, che gli arrivano tramite i miei contatti. Dico, se vuoi diventare il numero uno, basta soltanto che ti impegni, però ti devi impegnare di più degli altri, perché se tu fai il tuo compitino rimani sempre mio fratello. Se invece ti impegni, fai vedere che col tempo, perché non è che impari domani, con tempo ti impegni, spingi e continui, diventi più bravo degli altri, fai quello che secondo te è giusto, sbagli, rifai, in quel modo ti fai un nome anche tu, come è capitato con voi. È quello che vivo io, nel senso, la storia qual è? Io a 5 anni ho detto a mia nonna voglio fare il cuoco, ok? Mia nonna era una grandissima cuoca casalinga e a 5 anni ho detto voglio fare il cuoco. Ho fatto di tutto per farsi arrivare, finita la terza media, iscrivermi all'alberghiero. Ho fatto tutto il percorso che fanno tutti, quindi tirocinio, eccetera. 5 anni, diploma giugno, luglio. A gennaio sono partito, sono andato a New York, avevo 19 anni. Perché Questa cosa te la invidio tantissimo. ho fatto il 20° compleanno a New York, a Manhattan. Ok, sono partito da un paese che aveva 500 abitanti, sono atterrato a New York, sono andato già col lavoro, col visto, tutto regolare. Appartamento in Central Park Sud, ok? All'incrocio con Columbus Circle, quindi Manhattan centrale dove c'è la Trump Tower praticamente. Il palazzo faceva 650 persone. Non sai quanto starò dentro, Ok. Carmine. No, perché io ci sono stato da bambino
Da bambino sono stato con i miei genitori nel 98, sono stato negli Stati Uniti e io mi ricordo che lì avevo detto proprio ai miei genitori io voglio vivere qua da grande. Poi vabbè, io sono preso Sì, bene sì. con la tecnologia, con l'NBA, tutte le cose americane, Nike, tutto quanto, quindi per me era proprio... Esatto. C'è stato un giorno, c'era appartamento primo piano, si scendeva con l'ascensore, c'era il ristorante. Ascensore fuori uso, si doveva usare le scale. C'è fuori un avviso, c'è scritto vietato aprire addirittura le ante di casa o parcheggiare la macchina in strada perché si sta girando un film. Vado al ristorante, esco dalla porta del palazzo per entrare al ristorante, un mega truck, tipo un motorhome, 2 piani, una ressa di gente, guardo, c'era Willy Smith, stavano girando Io sono leggenda. Che bomba, che figata. Pazzesco. Ok, cos'è? Vabbè, ho visto... Città come, questo l'avevo visto in una specie di documentario che diceva una città come New York, Miami, Roma e non mi ricordo quale altre, hanno sempre dei lati che sono chiusi perché stanno girando dei film, sempre, tutti i giorni, perennemente. Comunque tornato da New York, anche amici comunque di infanzia, o comunque con i quali sono cresciuto, dicono, mi tiravano un po' per il culo, no? Ma tu ormai sei a New York, sei stato a New York, tu sei quello... Io no, cioè, non me la sentivo, ok? Io dovevo dimostrare e quello che sto facendo adesso al lavoro, insieme a Lodi, insieme ai ragazzi in cucina, in sala, eccetera, io voglio dimostrare di meritarmi un qualcosa, ma solo con le capacità, ok? Quindi io voglio dimostrare di essere in gamba, bravo a cucinare o a gestire un locale, ma solo con le capacità, non per le chiacchiere, non perché sono stato a New York, Hong Kong o in Thailandia, cioè non mi interessa, le chiacchiere non mi interessano. Io sono molto concreto, ok? Quindi per me, cioè io preferisco far parlare i miei piatti. Quando Lodo diceva prima, deve esserci storytelling, deve esserci, ok? Un racconto sul piatto, sul drink, qualsiasi cosa. Ma se questo racconto si trasforma in dover spiegare un mio piatto, sto sbagliando qualcosa, ok? Deve essere una cosa molto diretta. O è buono o non è buono, o ti piace o non ti piace. Io posso aggiungerci la favola che vuoi, ma se una cosa è buona, è fatta bene, ha un valore. Sì, sì, di base deve essere fatta bene perché Il gusto prima di tutto, ok? Quindi perché a me capitava spesso quando mi venivo presentato, tipo io lavoravo da qualche parte, venivo presentato, lui è Carmine, il campione, ha vinto, fa briga, super presentazione, dico però poi io devo portare un drink. Se a quella super presentazione poi segue un drink che fa cagare, dice, cioè, è già come se non fosse stata fatta, quindi cioè, sono molto d'accordo con te in questo discorso. quindi niente, quindi i piatti o i drink devono parlare da soli, così ci vuole concretezza, no? Ci vuole umiltà e concretezza, E ci vuole tempo. Ci vuole tempo ci vuole tempo. per esempio c'è una cosa che a me lui ha fatto estremamente orgoglio in questi anni. 4 anni fa non esistevamo, ok? Chiamavi le cantine e dire voglio mettere il tuo vino in carta, dicevano chi sei? E ovviamente te lo mandavano, eccetera. E 2 anni fa, per esempio, abbiamo fatto per la prima volta a Rovato, che è un po' la capitale della Franciacorta, un evento con 30 cantine, con altri ristoranti tramite un'associazione di cui facciamo parte che si chiama Cibo di Mezzo, e con 500 persone. E questa è stata una figata perché le cantine ti rispondevano e dicevano va bene, che bello, veniamo subito. In piazza l'abbiamo fatto, proprio la piazza dove siamo noi. E noi non eravamo nessuno, non siamo ancora nessuno oggi. No, vabbè, adesso il vostro nome, In vabbè, Franciacorta è un ristorante che sta, rimanete come umili, diciamo. voi lo dico io, però comunque sì, il vostro nome ve lo siete fatto. Poi tornando anche al discorso di prima dei Abbiamo drink, mangiata, però di... sì, sì, immagino, dei drink a 40 euro, che non è vero, però Specifica. mamma mia, magari 40, soltanto a sentirti dire i drink a 40 euro nella mia testa ho detto, ma sai che bello che deve essere il drink a 40 euro. Però dico, con questa nomea che comunque del fatto che i prezzi sono anche ovviamente sono superiori a quello che c'è in giro perché ovviamente sono rapportati Sui drink ni, Sui però drink ni. sono legati ai prodotti che utilizzate e alle lavorazioni che ci fate e anche perché poi voi cercate anche un certo tipo di target Diciamo che per Milano di Centro siamo clientela. economici.
Milano Centro siamo economici. Ok, perfetto. No, però detto questo, mi stavi parlando, che poi ci siamo dilungati, mi stavi parlando della formazione per quanto riguarda i vini, che ti sei La sala in trovato generale, nel la sala in senso, generale. un ragazzo che comincia a fare questo lavoro va in discoteca, ok? 2, 3, 4 anni. Tu l'hai fatto una professione, io l'ho fatto una professione, ok, ma quanti, Giorgio, Matteo, eccetera, sono tutti partiti da lì, però quanti lo fanno di professione, ok? Se si aprono qualcosa loro, ok, oppure altrimenti a 27 anni c'è chi va a fare il ragioniere, c'è chi va in fabbrica, c'è chi fa il commercialista, c'è chi ha finito il percorso di studi e ha finito di mantenersi con questo lavoro. Ed è un concetto che è completamente diverso, forse anche perché in Italia rispetto a altre nazioni la paga è un pochino più bassa, ok? Ma oltre che la paga è anche... La gratificazione proprio. Ma questa è una cosa di cui vorrei parlare quando farò la puntata con mio padre. Però comunque voi adesso siete, oltre che tutto quanto, siete anche datori di lavoro. Essendo datori di lavoro, voi Certo. ovviamente voi fate tutto in regola, è tutto preciso, è tutto a posto. Non voglio parlare di quello. Dico però, da datore di lavoro, ti rendi conto di Fa schifo. quanto, anche se tu vuoi gratificare un tuo dipendente, vuoi dargli quello che si merita, tutto, però ti rendi conto di È insostenibile. quanto ti È costa, insostenibile. quanto ti costa doverlo mettere in regola e fare le cose normali. Non dico che devi fare qualcosa in più, dico farle normali. Quanto ti costa? Perciò, tipo, prendi una discoteca che dentro ha 150 persone a lavorare. Cioè, quella discoteca non potrà mai farcela a mettere tutti in regola. Infatti, dove lavoro io d'estate, il Vanilla, che è l'unico locale che io abbia mai visto che fa tutto, tutto, tutto in regola, ma loro tantissime volte sono andati sotto nella stagione, ma loro perché possono farlo e si permettono di farlo? Perché loro sono un'azienda sola che però ha due attività, che ha il parco acquatico, quindi loro si possono permettere di fare e rimanere sempre puliti perché hanno comunque però un locale, una discoteca non ce la potrebbe mai fare. Però tipo voi da datore di lavoro immagino che vi riscontrate soprattutto mille difficoltà nel poter nel cercare comunque Abbiamo di fare parlato le in cose macchina adesso. normale. Ma non su di noi, su realtà molto più importanti Sì, di sì. noi. No, eh, a parte quello, stavamo parlando anche semplicemente del gratificare uno dei dipendenti, uno dei ragazzi che ha tanti chilometri da fare davanti e indietro da casa per venire al lavoro. E la cosa assurda sul rimborso chilometrico, per esempio, Casa lavoro. un rimborso chilometrico del tragitto casa-lavoro non può essere dato, ok? perché? Perché non si può? Perché la legge dice di no. E se lo dai su un qualsiasi altro tragitto viene tassato al Mi ricordo adesso questo comunque 25% di tassato. Adesso lo scrive mio padre nella chat, se tra un minuto. Però cioè tipo Stiamo vuoi, parlando... vuoi dare tu vieni a lavorare da noi, abiti qua e io non ti posso dare rimborso. Se tu però da me parti e vai a prendere viene la quality a prendere il ghiaccio, io ti posso dare il rimborso perché da me viene la quality a prendere il ghiaccio. Che è un po' un'assurdità. E poi l'altro discorso che stavamo facendo proprio in macchina è di questa insostenibile sostenibilità, l'ho chiamata, nel senso che notizia di oggi, il ristorante Sant'Ubertus a San Cassiano, dove ho lavorato, lo chef Norbert Niederkofler, 3 stelle Michelin, fine marzo, ultimo servizio, dopodiché chiude, ok? Ristorante all'interno del Rosa Alpina, che è un albergo storico per San Cassiano, chiude. Per questi problemi. 25 coperti, 40 di personale solo all'interno del ristorante, quindi 40 persone tra sala, cucina, lavapiatti, pulizia, eccetera, per fare 25 coperti, ok? Quasi un rapporto di 2 dipendenti per ogni cliente pagante del ristorante. Chiude. È sostenibile una cosa del genere? No, è No, impossibile. è impossibile. Già soltanto a parlarne nella mente di chiunque. Deve esserci un qualcosa dietro. Prendiamo, siamo qua vicino, i Cerea, altrettanto 3 stelle, ristorante Vittorio, hanno un impero creato da loro, fortissimi, che fa sì che il ristorante riesca ad autogestirsi, a autosostenersi grazie a banchettistica, grazie a eventi esterni, Il eccetera, catering, eccetera. io Catering. conosco bene il catering perché lavorano spesso con la quality. Altrimenti un ristorante da solo di quel tipo è difficile, ma se ne possono fare tantissimi di esempi. Crippa, Enrico Crippa in Piemonte, ristorante 3 stelle, sotto al bistrò,
proprietà, cantina Ceretto, quindi c'è una cantina. Altro ristorante dove io invece ho lavorato, il Trussardi della Scala, eravamo, quanti ne ho contati? 17 dipendenti, solo la cucina, 10 in sala per fare 40 coperti, comunque sei in centro a Milano, pranzo e cena, eccetera, però c'era il bistrò, però c'erano altre attività collaterali. Sono modelli economicamente insostenibili in questo periodo, ma proprio per quello che dicevi, quanto costa un dipendente? Costa esattamente il doppio rispetto allo stipendio che prende in busta paga, a volte di più. È il è leggermente di più del doppio. Infatti Poi quando... dipende, ci sono varie sgravi, eccetera, però è comunque... Io infatti che tra l'altro ci pensavo prima mentre parlavate che voi avete aperto a 2019, dico che e hai detto che voi siete diventati grandi ho detto sono diventato grande anch'io perché io a gennaio 2019 ho aperto la partita IVA, quindi siamo diventati grandi insieme. E quello che dico io è infatti quando mi trovo a magari collaborare con magari persone come voi o andare a lavorare da qualche parte che dico io ho la partita IVA, dico la partita IVA grande, perfetto. Che con la partita IVA. Stavo leggendo il messaggio di Filippo. Ah, è Filippo Sistio. Ah, Filo? E, e niente, quindi su questo discorso mi era capitato proprio poco tempo fa di andare in uno speakeasy, che anche gli speakeasy hanno questa cosa che comunque non sono aperti a tante persone, fanno una roba, fanno prodotto super ricercato, super fatto bene, diciamo, nel modo giusto con i drink che raccontano una storia, i drink fatti in un certo modo, i drink che richiedono anche un certo tipo di preparazione e spesso i cocktail, i secret bar, gli speakeasy sono frequentati da gente del settore, da bartender. E mi è capitato a me di sentire di bartender che lo fanno da poco e magari la mentalità ancora non ce l'hanno oltre, non vanno con la mente oltre al drink e oltre al movimento di flair e dicono chissà quanto si guadagna a lavorare qua. Però io dico, e invece io perché lo faccio già da tanto tempo e ci penso, dico per quanto può essere bello questo posto, per quanto possono costare tanto i drink, per quanto dico un bartender qua dentro non potrà mai prendere 2000 euro. Cioè, perché guarda quanta gente c'è. Siamo in 10, massimo qua ce ne possono stare 30. Sono in 4 là dietro al bar, sono in 5. Non possono mai guadagnare, non si può mai guadagnare bene. Cioè, dico, è figo, ti fai un nome tutto quanto, però tipo anche passare da uno speakeasy, passare da uno speakeasy per un bartender è sicuramente una grandissima scuola, sicuramente una rampa di lancio, però o magari ti apri il tuo seguito a altre attività, però non puoi mai pensare che lavorare adesso ne sto parlando, però lavorare in uno speakeasy possa essere un lavoro in cui puoi arrivare a guadagnare tanto e avere tante gratificazioni. Faccio io il Carmine la situazione, faccio io la domanda. Secondo te un ragazzo che inizia o che è veramente interessato a fare questo lavoro e vuole entrare in uno speakeasy, in base a cosa sceglie uno speakeasy rispetto a un altro? Per essere dipendente, non come cliente. Io sceglierei in base a, prima cosa, la tipologia di speakeasy. Aspetta, non te. Dici uno che ragazzo, inizia. Adesso nel 2023. Sceglierebbe in base alla tipologia di speakeasy, in base a quello che gli piace e sicuramente ne dovrebbe visitare un po' e vedere come lavorano, perché solitamente se un cocktail bar è uno speakeasy sicuramente è fatto bene, sicuramente lavorano in un buon modo, sicuramente lavorano in un modo ricercato. Ci sono quelli che lavorano meglio e quelli che lavorano peggio, però per imparare, se io avessi la possibilità di ricominciare, se comunque mettermi nei panni di un ragazzo che inizia, cercherei di lavorare il più possibile ovunque, però la partenza io la farei sempre 100%, 1000 per 1000 da una discoteca. Anch'io. Io partirei sempre dalla discoteca perché Cioè, rapportato al mio campo, assolutamente d'accordo. il bartender, a mio avviso, che inizia da una discoteca, dopo si può adattare a lavorare da qualsiasi altra parte, perché è come lo rapporto le varie scuole di pensiero sul far giocare i bambini a Fortnite. Ok? Non i bambini, sì, i bambini che giocano a Fortnite. Dico, I miei non giocano a Fortnite. ok, però tipo nella mia testa io dico, quando io avevo quell'età lì cosa giocavo, cosa facevo, ok? Dico, per come sono questi giochi, Fortnite, Call of Duty, queste cose qua, questi bambini
nei giusti tempi. Non dico devono farci 20 ore al giorno, però dico, se un bambino diventa bravo a giocare a quella tipologia di gioco, questo bambino a 8 anni, a 9 anni ha una velocità mentale, ha una velocità di risolvere problemi, una velocità di calcolo che è pazzesca, perché non è il classico gioco, non è Tekken a cui giocavo io, quello è il cattivo, lo devi riempire di botte. Cioè, ci sono 1000 dinamiche, 1000 cose. Mentre cerchi di uccidere uno, ne possono arrivare degli altri, devi stare attento che si chiude la mappa, 1000 cose. E qui uguale, il bartender che parte lavorando alla discoteca acquisisce una velocità di ragionamento sia nella costruzione dei drink, sia nella pulizia, sia nell'organizzazione, perché magari in un cocktail bar i tempi di lavoro sono molto più lunghi. Vai lì non so quante ore prima a fare le tue preparazioni, poi inizia la serata e magari con l'aperitivo magari cambiano i tipi di drink, arrivano varie compagnie, devi cambiare anche magari la velocità dei tipi di comande che ti arrivano. In discoteca, oggi, se va bene, è un'ora e mezza il tempo in cui lavori, però in quell'ora e mezza devi viaggiare fortissimo, tipo anche le discoteche che hanno il drink, cioè tu entri, paghi l'entrata e hai un drink compreso. Quell'ammasso di gente che ha il drink compreso, tu devi cercare di farli fuori il prima possibile. Però aspetta, quanto è bello il primo mare di gente? A mio avviso dipende dove, come e chi c'è che ti guarda. Una cosa che quello un po' manca, No, a me, quando vedo, questo mi capita di più quando anche adesso quando lavoro al Costez, però mi capita di più al Vanilla, che quando vedo che il mare di gente insieme a qualcun altro, anche da solo, riesco a gestire, mi rincuoro, dico, sono veramente a mio agio in questo momento. Però comunque quello che volevo arrivare a dire è che in quell'ora lì tu devi cercare di togliere di mezzo tutti i drink compresi nell'entrata, perché come ha detto Marco Ranocchia nella puntata che è venuta a fare qua, il professionista adesso non è quello bravo, ma è quello che ti riempie il cassetto, il vero professionista. Perciò tutto deve essere organizzato, tutto deve essere fatto in modo che vendiamo più drink possibili, fatti, cioè tipo nella linea, come la linea della bravura, che devi cercare il punto giusto tra qualità e velocità, soprattutto perché sei in una discoteca, e da lì, quando un bartender, ma anche dopo una stagione solo in una discoteca, un bartender dopo può andare a lavorare in un hotel, può andare a lavorare in uno speakeasy, può andare a lavorare in un ristorante e fare anche sala. la base è notevole. Però secondo me partire dalla base in una discoteca dove devi veramente macinare, far da bere, prenderti il ghiaccio, fare il ghiaccio, fare il ghiaccio. Sta andando a mancare adesso, sempre più. Io me ne accorgo perché noi comunque abbiamo un cocktail bar dove arriva tanto. Quando un cliente arriva e ti chiede un fashion, un martini cocktail, hai già capito che soprattutto se ha 20 anni ha appena finito un corso, un Sazerac. E dicevamo oggi, a chi piace davvero? Ti piace un martini cocktail? A me no, zero. Sfido a dire uno è buono un martini cocktail. Puoi dire quello che vuoi, però non è propriamente la roba più buona del mondo, ti puoi bere alta. E lì magari vengono fuori da scuole, che oggi ovviamente le scuole, magari la quality lavora ancora tanto anche su questo tipo di formazione perché li prepara per gli eventi. Però sono più da scuole che escono quasi per andare a fare solo esclusivamente mixology, che io ci sono arrivato giustamente crescendo perché non esisteva quasi prima, dopo 12 anni. Però torniamo al discorso di prima, finita lì, finito i 2, 3, 4 anni dove mantieni, hai fatto 2 o 3 corsi, hai fatto 2 o 3 master, hai guardato quello e quell'altro su YouTube, cioè non siamo tutti Filippo, che ha una testa completamente diversa da tutti noi. Quindi devi crearti delle skill nuove, perché se no vai a morire. Se non hai fatto una gavetta in discoteca, vuoi andare a fare la mixology e andare magari a inserirti in posti dove c'è gente che ha una... Filippo è stato il primo, ma oggi c'è una preparazione. Simone fa una miriade di preparazioni di cucina, ma una miriade, e non facciamo quello che fa Filippo, facciamo tutt'altro. Però se non hai quella formazione lì, non ti sei formato sulla sala, torniamo al discorso sala, non sai approcciarti le persone in sala, non sai portare un vassoio, hai fatto il corso. Però tu devi capire se vuoi fare questo di lavoro o se vuoi farlo per 2 anni, 3 anni per farti 2 ciulate in più, e allora va benissimo. Abbiamo cominciato tutti per quello, quindi. Diciamolo, siamo sinceri. Per sciogliersi un po', erano tutti timidi e poi è passata questa cosa.
Sì, magari se vuoi formarti sul vino, eccetera. È lo stesso discorso. Io ho fatto questa domanda per capire dove un barman può puntare ad andare, perché per quanto riguarda la cucina invece ormai si parte solo se sei stellato. Ok? I ragazzi, io ho la fortuna adesso da ottobre dell'anno scorso di insegnare in un istituto alberghiero, in una quinta classe, ok? Quindi l'anno prossimo saranno le future leve di questo lavoro. Chi in bar, chi al ristorante, chi in pasticceria. È la parola che sento più spesso quando discutiamo di qualsiasi cosa è stellato. Cosa vuol dire stellato? Che significato ha stellato? È un grandissimo risultato, assolutamente. È un riconoscimento che veramente ti dà una fiducia non lo so, credo ti dia una grandissima energia, non lo so, non lo so mai stato, però credo che sia veramente un riconoscimento di altissimo valore. Ma se tu inizi dallo stellato, ti manca tutta quella base che per voi è la discoteca, per voi barman intendo è discoteca, per noi cuochi è la banchettistica, la trattoria, il ristorante sotto casa dove fai veramente i numeri con le padelle alle quali si stacca il manico e l'acqua del bollitore che magari la signora ti dice di non cambiarla perché altrimenti spende 2 euro in più al giorno, che non si dovrebbe dire, ma diciamolo. Manca tutto quello zoccolo duro di preparazioni, ma non in termini di ricette, ma proprio di larghezza di spalle, no? Di avere le spalle larghe, di essere pronti ad affrontare una giornata che sicuramente sai che andrà storta, però cercare di farla nel migliore dei modi, nello schifo, perché magari lavori veramente male. Manca quella garra, come dire, quella potenza per poter sorpassare un momento che sicuramente andrà male, ok? E si vuole partire tutti vogliono partire dallo stellato. E quindi io in questo momento anche col personale, soprattutto all'inizio, adesso sicuramente meno, ma abbiamo fatto fatica perché volevano arrivare tutti, volevano partire tutti dallo stellato, quindi da noi non veniva nessuno, cioè il curriculum ne A dicevano partire veramente dallo poco. stellato, nel senso che tu vuoi iniziare a La fare tua esperienza la deve prima essere dentro lo stellato. stellato. Piacerebbe a tutti nel nostro settore andare tutti al 30 a lavorare. Allora, sono in 5. Ho capito, però Ciao Davide. un pochino presuntuosa come aspirazione iniziale. Ci sta come aspirazione per dire ok, voglio andare lì e lavorare bene, perché come dici tu, in uno speakeasy o in un bar che è nella 50 Best, per forza di cose si lavora bene, concettualmente almeno, dopo sulla carta. Ci sta. Però secondo me fai del male a te stesso, nel senso che entri in un ambiente veramente troppo grande per le tue conoscenze e le tue capacità. Poi c'è sempre l'1 su 100.000 che è un fenomeno, dove lo metti sta e fa benissimo. Però nella stragrande maggioranza dei casi c'è bisogno di fare una formazione diversa per poi approdare. Poi io questa cosa la dico, è stata la mia storia e la sosterrò sempre, la rifarei tale quale, non cambierei niente di quello che ho fatto dal punto di vista professionale. Credo sia il modo giusto di approcciarsi, ok? Perché se tu hai la fortuna o le capacità di entrare in un ristorante che fa 20 coperti, ok? Con 6 persone in cucina, tu sei responsabile di un quadratino del tuo tagliere, 2 piattini, un cassetto di frigorifero e basta. Quel ristorante lì per sfiga chiude e tu ti ritrovi a dover per forza lavorare perché magari hai appena fatto il mutuo per comprarti la macchina nuova e vai nel ristorante sotto casa, tu duri 1 giorno e mezzo. Il discorso del barman che parte da per poi andare in discoteca non si adatterà mai, stessa cosa al cuoco, okay? Farà veramente tantissima fatica a riadattare le sue capacità, le sue skills, le sue metodologie di lavoro dallo stellato, che poi anche lì stellato o comunque un ristorante di alto livello, diciamo così, alla trattoria sotto casa. Ma ti posso chiedere una cosa? Dico, ma ne avevo parlato nella scorsa puntata. Quando ero stato io su questa nave che c'era lo chef Bruno Barbieri, prima il pomeriggio Bruno aveva fatto un meeting con tutti gli chef, un briefing con tutti gli chef. E mi ricordo che io, che non ne facevo parte, sentivo quanto era pesante l'atmosfera mentre lo chef Bruno parlava. Cioè veramente incuteva terrore in tutti quanti.
Perché lo chef Bruno Barbieri incute timore? Arrivo a chiedertelo. Dico, perciò magari per un ragazzo che esce da scuola che sia grande aspirazione, ho i brividi a ripensare a quella situazione, te lo giuro, perché io lo vedevo in TV a quei tempi in Masterchef, non era ancora quello cattivo lui, era ancora quello che se la rideva così, dico, porca puttana, pensavo si facesse una risata, no? Questi qua, se qualcuno, l'ho detto con Filippo, ho detto, se qualcuno faceva così, il dito fu tagliato al volo. E dico, magari per un ragazzo che ha grandi aspirazioni ed esce da scuola, riesce ad entrare in uno stellato, metti caso che, cioè, ti trovi anche, proprio guardando una puntata di Masterchef, ho visto un concorrente che ha detto agli chef, ha fatto la punta, ha detto ricordatevi che oltre a che degli aspiranti cuochi davanti avete anche delle persone, e Cannavacciuolo fa, ma noi ci comportiamo così perché siamo così perché sappiamo che siete delle persone, perché quello che ho capito io è che sul lavoro loro sicuramente non sono così buoni. Dico, perciò magari un ragazzo che entra in un ambiente del genere può anche prendere delle batoste mica da poco lì dentro. Lui credo che il suo primo percorso stellato sia stato proprio quello, ma ti faccio un esempio eh, molto molto semplice. Io tante volte, io adesso non sono più al bar, quasi mai, sono in sala proprio per quel discorso che dicevamo prima, perché sono insieme a lui. Alberto non c'è più il padrone di casa, è giusto che il padrone di casa sia in sala con altri due ragazzi straordinari. E quindi saliamo in cucina a prendere i piatti, eccetera. Ci sono volte che io quando salgo non gli parlo, ma perché vedo che ci sono le fiamme. Ma ci sono le fiamme perché se tu, Carmine, fai è capitato sicuramente a te come a me un drink di merda, cosa succede? Scusa, guarda, te lo rifaccio. Tu fai un piatto di merda? Figura di merda. Moltiplicata a 50. Quindi è per quello tu hai tutte cose espresse da fare in pochissimo tempo. Da noi che abbiamo 30 coperti, perché è un ristorante piccolo, tutto espresso, in un sabato sera, se tutti prendono degustazione, escono 190 piatti in un'ora e mezza. Infatti quello che intanto sul discorso dei rimborsi chilometrici mio padre ha scritto tutto, ha scritto 6-7 righe su come funziona, perciò se vi interessa anche leggervi come funziona per i rimborsi chilometrici c'è mio padre che ha scritto nella chat come funziona. Però dico, quando lavoravo al qui, che spesso c'era un periodo in cui andavo al ristorante che il locale era proprio chiuso, e io mi ricordo che mi mettevo la giacca perché non volevo puzzare di cucina e andavo in cucina, mi mettevo in un angolo in cucina e guardavo soltanto, non facevo niente, guardavo soltanto come lavoravano, perché mi ricordo che io mi dicevo, perché io stavo lì anche settimana e vedevo lo chef, quello lì con cui ero entrato più in confidenza, che si chiamava Emilio, che per fare sabato e domenica sera lui era lì il mercoledì. Dico, Emilio, ma che cavolo devi fare il mercoledì pomeriggio devi fare il servizio il sabato? Fa, no, ma se inizi il giovedì pomeriggio, il venerdì mattina, fa, no, non ce la faccio, Carmine, con le preparazioni. Dico, porca puttana. E mi ricordo che anche loro lì avevano i tempi strettissimi, perché il ristorante apre alle 8, alle 10:30 apre la discoteca. E tutti vogliono tutto subito, perché poi c'è stato il periodo anche che al qui il ristorante era anche comunque tenuto di livello, era il ristorante di una discoteca, però comunque tenuto molto bene con la brigata e tutto, e mi ricordo che avevano anche la carta, perciò comunque dovevano lavorare, vedevo come lavoravano dentro, devono essere super veloci. Ma per quello che dicevo prima, è fondamentale questa capacità di problem solving che ti dà il lavorare in locali dove magari hai il ristorante da seguire. Esempio, la domenica a pranzo, che è il giorno che veramente odio più lavorare, però tralasciando questo, domenica a pranzo il ristorante aperto ai clienti, che non puoi seguire fino alle 11, diciamo la preparazione, perché sta arrivando un matrimonio, quindi prima prepari tutto il matrimonio da 120 coperti, poi tra i 10 minuti che ti rimangono finisci di preparare la linea, la mise en place, fai il servizio del pranzo, pomeriggio c'è un secondo matrimonio da preparare, perché doppio matrimonio la domenica o il sabato, e la domenica sera comunque il ristorante aperto, quindi devi, in quelle 16 ore che sei in cucina, devi, tra virgolette, dar da mangiare a 280 persone e non può mancarle, non possono mancare gli ingredienti. E non devi far figure di merda Non devi con fare figure nessuno. di merda. Tu non la puoi fare col tuo datore di lavoro, non la puoi fare con i clienti paganti, e in tutto ciò devi farci stare dentro il fatto che quello che prepari deve essere commestibile. Almeno commestibile.
Non dico che non faccia, che non debba far male, perché è normale che non debba far male a nessuno, ma almeno commestibile, farlo discretamente bene. Quindi io mi sono ritrovato in questa situazione, l'ho fatta per qualche anno, dopodiché ho deciso, ho detto voglio fare quello che è il ristorante stellato. Ho mandato 2 curriculum, uno a Cracco e uno a Berton, perché volevo andare a Milano. Berton ai tempi era al Trussardi alla Scala, quindi si passavano mezzo chilometro, neanche 500, 400 metri E di com'è distanza. andata? È andata che ho ricevuto la chiamata di entrambi. Cracco mi aveva offerto un contratto. No, Cracco mi aveva offerto un tirocinio. Attento a quello che dici. No, Cracco mi aveva offerto un tirocinio di 3 mesi, gratuito, però mi dava l'alloggio. Bertoni invece un contratto con uno stipendio molto basico, non mi dava la stanza dove stare, quindi la foresteria, come aveva chiamata Cracco, L'alloggio? l'alloggio, sì, dovevo trovare un appartamento che abbiamo trovato io e Francesca, che eravamo fidanzati ai tempi, sui Navigli, perché dovevamo trattarci bene, un monolocale, tu l'avevi visto? Ah, non entravi più Sì, sembrava Renato Pozzetto, no? così. Tac, 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 tac. così. Pagavo uno sproposito di 700 euro, una cosa del genere. Io il primo anno che sono stato fuori di casa abitavo a Desenzano del Garda, abitavo in piazza Cappelletti. I signori tutti. Spendevo, era la classica casa della famiglia che va lì, che va sul lago nel weekend, però ci abitavamo io e il coreografo del qui. Il coreografo del qui che prendeva 660 euro a settimana. Io che ne prendevo 150. Avevano detto che era provato però è qui. No, è perché faccio, ma non è lontano, io venivo da Sassuolo, per me Desenzano e Brescia, sì, è lì. E fa, ma no, ci arriviamo tranquillo, è il cazzo. 50 chilometri. Mamma mia, è stata un'esperienza bellissima e bruttissima. Vabbè, comunque ti ho interrotto, continua pure. Il monolocale. Basta, alla fine sono andato a lavorare al Trussardi, sono rimasto 2 anni e mezzo, però prima sono entrato in questa cucina, io lo dico sempre, non ho fatto il militare, perché nati 1986 non era più obbligatorio, però ho fatto Berton, ok, quindi cucina gerarchicamente parlando francese, quindi c'era lo chef, lui altissimo, 1,97 m, tutto vestito di bianco, quindi sembrava di stare davanti a Gandalf. sì, al Papa, una cosina. Che è venuto a trovarci. Sì, sì. C'era Alfio Ghezzi, che era il suo chef di cucina, diciamo, e tanti altri. Io ero proprio l'ultimo, mi occupavo degli antipasti freddi, eravamo in 17 in cucina e dura. Cioè dopo allora, io sono entrato, me lo ricorderò sempre, il 5 marzo, che era un lunedì. 5 marzo sono entrato e siamo entrati in 5 ragazzi nuovi. Lunedì, martedì eravamo in 3, mercoledì, giovedì siamo rimasti in 2, il lunedì della settimana dopo ero l'unico di quei 5 rimasto e ce n'erano già altri 4 pronti. Mi viene l'ansia solo a pensarci. Marzo, arriva a giugno di una brigata di 17 persone, tolto Berton, Ghezzi e il sous chef, quindi 14, di una brigata di 14 persone ne erano rimaste 2, io e un altro ragazzo, cambiati tutti. Quindi io in 4 mesi dall'ultimo sono diventato quello più anziano, ok? Quindi è stato molto divertente, è stato molto dura, è stata super stimolante, perché veramente sono entrato come a fare antipasti freddi, per poi passare alla carne, poi pasticceria, poi junior sous chef, quindi tutta quella che è stata la trafila, per dopo 2 anni e mezzo dire ok basta, sono esaurito, non ce la faccio più, volevo andare veramente a vendere le moto, che era una mia grande passione, no? Volevo andare veramente a vendere abbigliamento per motociclisti, quelle cose qua. Poi mi sono ripreso. Però comunque immagino che per quanto traumatico, immagino che comunque ti ha formato. È l'esperienza più formativa secondo me che io ho fatto. Io me ne sono reso conto proprio in questi giorni che l'estate scorsa, lo sai, io lavoro al Vanilla d'estate e negli ultimi, da 4-5 anni penso, mi occupo io di formare e gestire il personale. E l'ultima stagione, per errore mi prendo io tutte le colpe, diciamo che col personale non è andata tanto bene a livello proprio di
Empatia. No, quello a livello di amicizia grosso modo bene, però dico proprio sul lavoro c'erano problemi, io mi sono trovato, ho fatto una riunione con la proprietà un paio di giorni fa e io gli ho fatto un appunto su una cosa che gli ho detto alla proprietà, gli ho detto io mi sono trovato l'ultima sera a dover dire a questo ragazzo di smettere di fare questo, dopo che gliel'ho detto tutte le sere per tutta la stagione e il proprietario mi fa, il fatto che tu mi dici che ti sei trovato l'ultima sera a dover fare un appunto a una persona che gliel'avevi già fatto per tutta la stagione, mi fa capire quanto tu ci tieni a come la brigata sia quando ci sei tu o come vuoi che sia, visto che tu l'ultima sera che potresti dire vaffanculo, invece continui a stare lì, cerchi di trattarli, di farli rigare, farli muovere come vorresti che si comportassero. E io, durante quest'inverno, perché poi il fatto che da fuori non si è visto niente, nessuno si è accorto di niente, infatti quando mi trovo a parlarne con delle persone tutti mi dicono, ma veramente Carmine, da fuori sembrava che era tutto bellissimo e invece c'erano problemi interni tra di noi e dico, ehm, quello io ripensandoci, perché io se devo intraprendere qualcosa, dico a che cosa mi serve? Ci guadagno, imparo, mi diverto, capito? Perciò dico, la scorsa stagione l'ho fatta, inizialmente mi dicevo tra me e me, l'ho fatta perché avevo appena comprato la casa, mi servivano i soldi, quindi sono andato. Però poi andando avanti in questa stagione mi sono reso conto di quello che ho fatto sia nel riformare il personale, sia nel fare un regolamento, fare cose, nel migliorarmi io, che quindi anche da una esperienza completamente, a mio avviso, inizialmente negativa, mi ha fatto crescere tantissimo invece. Se fosse andata come la stagione prima, non sarei cresciuto così tanto. Perché io adesso Andava sono... tutto troppo bene. Perché adesso io son sicuro che la stagione che arriverà, sicuramente sulle basi degli errori che ha fatto il personale e che ho fatto io l'anno scorso, sicuramente quest'anno sarà completamente diverso. Quindi un'esperienza, tra virgolette, traumatica mi è servita comunque per farmi crescere tantissimo. Sì, sì, assolutamente. È fondamentale che certe cose vadano nel verso sbagliato certe volte. Servono a farti crescere. Sbagliando si impara. Avevano ragione i nonni. In qualche modo comunque devi sbattere la testa, sbatterci il naso e capire dai tuoi stessi errori. Lo dico io che sono un testardo infinito, che finché non ci metto il becco, finché non mi scotto, non mi rendo veramente conto del problema. Tranne quando c'è mia moglie dietro che mi dice te l'ho detto, te lo dicevo da 2 mesi, Francesca c'ha ragione. Però al di là di quello io credo che tutto quello che è il mondo della ristorazione e non lo so, forse in parte anche nel bartending, nel barman, nel discorso delle guide in genere, stiano un po' travisando questa cosa, quindi dalle 50 Best alla Michelin, eccetera, stiano riempiendo un po' i ragazzi di cui parlavo prima anche della scuola di false speranze. Ok, tutto bello, tutto rosso, Facile. tutto Ma facile. perché adesso, Esperienza, cavolo. adesso c'è il... Cioè, tu di che anno sei? 86. 86, tu 3. 83, io 90. E abbiamo differenza, però comunque non così tanta. E magari quando noi eravamo ragazzini, quando noi avevamo 15, 16, 17, 18 anni, non c'era l'aspirazione di avere successo nel senso di essere conosciuti, ok? Io volevo giocare a calcio, ok? Volevo giocare a calcio. Comunque tu volevi fare lo chef, magari non pensavi di diventare famoso, capito? No, no, E infatti. invece adesso con questa cosa, la cosa dei social ti porta, noi li abbiamo conosciuti crescendo, Certo. Per invece forza lo sono trovati adesso. loro ci sono nati e quindi è brutto da dire, però avere una gratificazione dal mondo e sentirti importante o avere popolarità è una cosa a cui tutti aspirano, ok? Quindi io mi ci trovo sempre a pensarci perché dico, se io non facessi il mio lavoro, se i social a me non servissero per lavoro, io non avrei tanto interesse a starci. Nel senso, a me piace condividere le mie cose, mi Certo. piace fare, vabbè, il podcast è una cosa a parte, però mi piace condividere quello che faccio, la mia vita, quello che mi piace, sì, mi diverto, mi piace. Però se dovessi farlo, se non avessi come l'intento, se non mi servisse il social per veicolare quello che faccio, non penso che lo utilizzerei. No, ma quello che noi probabilmente del quale non ci si rende conto è che questi, chiamiamoli riconoscimenti in genere, non sono magici, cioè non risolvono eventuali problemi che tu stai affrontando nel tuo locale.
Se io dovessi avere un locale, un ristorante al quale arriva un riconoscimento, ma questo ristorante economicamente non sta in piedi, non è una spugnetta che nasconde i problemi, anzi li amplifica. Se io ho dei problemi col personale, non me li cancella i problemi che ho col personale, anzi li mette ancora più sotto pressione. Quindi è questo ciò che deve passare, che l'aspirazione va benissimo, la volontà di arrivare, l'obiettivo, anzi devono esserci per forza degli obiettivi, ma non può ridursi tutto a quello. Non diciamo, facciamo come Voldemort, non diciamo il nome, tu sai chi, ok? Perché? Sì, sì, sì. Però abbiamo proprio a scuola, stavo parlando con i ragazzi, dico ok, facciamo una specie di piramide o un grafico, ho detto. Qual è la cosa più importante secondo voi se doveste aprire un ristorante o un qualsiasi locale, che sia una pasticceria, una gelateria, un bar, quello che volete? E uno mi dice il business plan, va bene, il capitale da investire, va bene. Qualcuno mi dice il personale, la formazione, l'HCCP, ho detto va bene tutto. Faccio, ma i riconoscimenti dove li mettete? Ma i riconoscimenti lì a metà perché servono per farsi conoscere. Ok, ho detto va bene, adesso vi disegno il grafico come lo penso io. Ho fatto una casa, ok, un quadrato. Quindi la parte quadrata ho messo il business plan, i soldi, il personale, l'HCCP, la formazione, le ricette, quello che vuoi. Il tetto sopra, i riconoscimenti. Faccio però, manca la cosa fondamentale in una casa, le fondamenta. Chi sono le fondamenta? I clienti. Perché noi stiamo lavorando per i clienti. Io non cucino per me stesso. Ludovico non fa mescita o non fa drink per se stesso. Il nostro è un servizio a favore di qualcuno che ci paga, ok? Che comunque ci riconosce un qualcosa. Ma noi siamo al servizio dei clienti. I riconoscimenti delle guide, di qualsiasi cosa, delle testate giornalistiche, quello che vuoi, sono là sopra. E anche senza tetto la casa non si bagna perché sopra è chiusa. Ok? Quindi i riconoscimenti sono là. Arrivano, è più bella la casa col tetto. Non arrivano, va bene. Ma l'importante è che ci sia il fondamento, le basi, no? Che ci siano i clienti, perché senza i clienti non hai personale, non hai niente, non hai neanche i soldi per te stesso. Ok, non riesci a ripagarti neanche le spese, non puoi comprare la materia prima che vuoi comprare, non puoi comprare i drink, la tequila per farti margarita, perché La prima gratificazione la devi dare ai clienti, poi da quella base lì puoi iniziare a costruire tutto il resto. assolutamente. Tu devi anche ragionare, un'altra cosa, tra l'altro ne parlavamo neanche a farlo apposta stamattina, che tu devi fare la tua idea di cucina, di bar, ma non devi farla solo e solamente la tua idea, perché se no facciamo un bar, visto che stiamo parlando di bar, per bartender, allora facciamo soltanto martini, old fashioned, Sazerac. Noi adesso abbiamo fatto questa lista, siamo di Brescia, un drink alla polenta. È dolce. Il drink con la polenta da ragazzo del sud. Colpo al cuore. Che cos'è la polenta, Carmine? La polenta? Non Mais. lo so. Mais, patate, cose così. Mais, solo mais. Come Solo patate. mais. Ha detto Patate. patate. Comunque sei a Bergamo, comunque. Sì. La polenta è mais, perché non puoi fare una polenta dolce? È più buona o meno buona di un martini cocktail? Del gin? Sì. Ne vendi di più, ne vendi di meno. Se avessimo un bar di soli bartender, probabilmente venderemmo più martini cocktail. Ma scusa ti interrompo. Ho visto che quello che mi hai portato cos'è? La tua carta, drink list, vini, cioè, o tutto, non lo so. No, solo il drink. Ah, ok, perché mi sono trovato, che prima ne parlavamo prima mentre non eravamo online, mi hanno fatto una richiesta dove lavoro io d'estate, che mi hanno chiesto l'estate scorsa, essendo praticamente c'è un Ciringhito dentro parco acquatico. Questo è un parco acquatico col Ciringhito che vende tantissimi drink, che infatti loro... Ok, Filippo ti ha fatto un attestato di stima. Bravo Mauro, le guide, le classifiche non contano nulla. Le classifiche non contano nulla. No, vabbè, dentro questo parco acquatico non so perché non avevano mai pensato di metterci un bar.
una grandissima fetta della clientela sono persone che arrivano da Austria, Germania, quei posti là, quindi non sono italiani, quindi sono persone che vengono e questo parco acquatico non è un parco acquatico, è un parco tematico. Questo parco tematico comunque non costa 10 euro entrare, non costa 2 euro mangiare, capi? Perciò è un parco che comunque anche lui si crea la sua clientela. E hanno deciso di farci un ciringhito all'interno. E nel ciringhito all'interno, estate scorsa, sono andate fortissime Pina Colada nell'ananas e una collaborazione con Di Saronno. Ne ho parlato con Cassini 2 puntate fa, del Di Saronno Velvet, che praticamente, non so se lo conoscete, praticamente cocco, lo buchi con un chiodo grosso, togli un po' d'acqua di cocco e ci metti dentro Di Saronno Velvet. Cannuccia e lo servi così. Ma, ma lo vendono tipo penso a 12-13 euro, c'erano bancali di cocchi e bancali di ananas. E quest'anno mi hanno chiesto un altro drink da poter proporre, altri 2 drink da poter proporre in un frutto. Io ho detto, la prima cosa che mi è venuta in mente a me è stato il peperone, perché dico, mi ricordo quando venivano fuori i primi drink, i primi corsi di mixology, c'era sempre sto peperone usato. Bicchiere, Sì, fatta a bicchiere, sì, perché sì, sì, davvero? sì, sì, perché quello che vuole dare questo parco è il darti un bicchiere che faccia parte del drink. E allora ho pensato subito al peperone. E poi ho visto una vostra foto e vi ho chiesto infatti di portarmelo perché così intanto vediamo anche come funziona la messa a fuoco della fotocamera. No, di qua. Metti a fuoco perché siamo in 3. Eccolo. Questo è un cono gelato, infatti io vedendolo sui social pensavo fosse qualcosa di trattato o fatto apposta da voi, invece mi hai detto che Fondamentalmente questo qua è è un un cono gelato normale. Noi andiamo ad aggiungere la parte dei zuccherini sopra e dentro Simone o i ragazzi della cucina vanno a ricoprirlo di cioccolato temperato, giusto? Cioccolato temperato, abbiamo provato con diversi tipi di cioccolato, abbiamo provato con il surrogato di cioccolato, ok? Col surrogato ci dava dei problemi perché raffreddandosi andava a restringersi. Scusa, ti ho mutato. Posso farti una domanda da ignorante? Che cos'è un surrogato di cioccolato? Un cioccolato non cioccolato, praticamente una massa di cacao emulsionata con degli oli vegetali, ok? Solitamente il surrogato di cioccolato sono tutte... è quello che viene utilizzato per tutte le merendine, per la copertura delle merendine, ok? È quel cioccolato che anche al caldo tendenzialmente non si scioglie, non Tiene, appiccica le ok. dita, ok? La prima cosa che ho pensato io, poi vedendola, e dico, magari ci fanno un drink che deve essere bevuto velocemente perché poi il cono non tiene. Perché Tiene io, almeno mezz'ora ed è fondamentalmente lo stesso quantitativo di un drink in coppa. sì, Quindi Sì, ovviamente. perché viene isolata praticamente il cono, la parte della cialda è isolata. Ovviamente scusa, microfono. Se il drink non è stato bevuto dopo mezz'ora, il problema sicuramente non è il bicchiere. no, non abbiamo fatto le prove fino a Però mezz'ora avete- perché avete- può succedere di tutto. Avete fatto le prove sicuramente. Ed Però è stata una cosa invernale abbastanza simpatica per andare a far mangiare il bicchiere fondamentalmente alla gente. visto che ci siamo, Mauro, però in chiave estiva, in chiave dentro un parco acquatico, dici che potrebbe essere utile o non sarebbe il caso secondo te? Magari tenerli in frigo, non lo so, dimmi tu. Allora, l'idea per il parco acquatico secondo me è super azzeccata, nel senso fa estate totalmente. Bisogna vedere la gestione del cono perché per il cioccolato comunque per le temperature estive va messo in frigo e bisogna vedere come reagisce il cioccolato, molto probabilmente potrebbe creparsi e quindi Perché si restringe? sì, e Ah, quindi di ok. conseguenza il liquido potrebbe filtrare, però l'idea secondo me è super, piuttosto il peperone. No, beh, il peperone penso che piacerà di sicuro, perciò magari il peperone e il cono gelato. Magari, non lo so, rivestirlo di qualcos'altro, boh. Rivestirlo di qualcosa, si può rivestire col burro di cacao, che è un pochino più resistente magari del cioccolato così, e è trasparente. Luca, perché non stai attento? L'ho già fatto.
Allora, eccolo qua. È perché mi mette a fuoco a me, mi devo mettere così, così no. Eccolo qua. Non c'è il cioccolato. Poi dopo Luca te lo mangi tu sto coso, va bene così. Tanto lo so che questa sarebbe stata la richiesta dopo. Ok, quindi dicevi il burro di cacao potrebbe aiutare o... Il burro di cacao potrebbe aiutare, è di gestione un pochino più difficoltosa, perché quando si va a sciogliere il burro di cacao è proprio un olio, ok? Si la prende col freddo, ma è un olio, quindi farlo aderire bene all'interno sarebbe complicato. Sto pensando ad altri prodotti, però cioccolato bianco, comunque sempre cioccolato. Vabbè, proverò a proporlo, però se la preparazione richiederà troppo tempo la scarterò io in primis perché sennò mi mettono a me a fare... mi mettono a me a fare i coni gelati. E... Ho visto uno che ha scritto ci va alcol dentro. Qua è un drink fondamentalmente a base di mandarino, vodka eau de vie di Marcello. Come si chiama? Mi prendi per il cono. Bellissimo. Una vodka di un amico che è un produttore di Rovato che fa dei prodotti di estrema qualità. Tra l'altro lui fa grappa, gin e vodka tutti da vinaccia. Niente da grano. Marcello Bruschetti. Come si chiama il cognome? Bruschetti. Bruschetti. Io lui l'ho conosciuto ai tempi di qui quando lavorava ad Antica Fratta. Sai perché? A parte che, cioè, che quando lo vedi ancora adesso, che magari è un pochino più grande quando l'ho conosciuto, che quando lo vedi proprio a primo impatto dici proprio che figo questo qua. Vero. Tu lo vedi, è un signore capello lungo, però vestito bene, e dici questo qua è veramente un figo. Che Antica Fratta era tipo parente o non lo so. Sì, mi ricordo anche parente degli anni, che è la persona che ha creato Franciacorta, a cui tutti dobbiamo dire grazie, che è morto 2 anni fa. Era suo zio. E adesso fa questi distillati di estrema qualità e molto eleganti. Che ne parliamo però alla fine. Ti faccio finire. E questo Marcello mi ricordo che lavorava per Antica Fratta e mi ricordo che, perché noi lavoravamo sempre avevamo il ristorante con tutto quanto, vini e tutto, però nel locale, nella discoteca, soprattutto per il bar, cercavamo di trovare qualcosa e lavoravamo con Antica Fratta, Quadra, Contà di Castaldi e cose varie. E mi ricordo che Marcello arriva e mi fa: noi abbiamo questa cosa qua, faccio che cosa? Puoi usare il cartone come bull del ghiaccio. Nel senso che di Antica Fratta tu aprivi il cartone, potevi mettere il ghiaccio dentro il cartone e teneva. Ah, era rivestito? Penso di sì, però teneva che potevi mettere le bottiglie dentro. E poi per fare quel tipo di serate, sicuramente non da fare al ristorante, però per quell'utilizzo top. Che poi dopo lui era entrato in confidenza, non con me perché io comunque sempre facevo il bartender, poi ero uno sguattero come gli altri, e era entrato in confidenza con l'allora ragioniere amministratore del locale e ne parlava di questo suo progetto che all'inizio penso la prima cosa che ha fatto era stata la grappa e vodka. Brandy. Poi ha fatto le vodke e lui è un grande amante dei sigari, quindi faceva queste provette che dopo le vediamo appunto. E da lì ha cominciato a fare questi prodotti di estrema eleganza, poi ha cominciato a fare le vodke di qualità, quindi non liquori aromatizzati, ma proprio vodka a 40 gradi di qualità, cedro, bergamotto, eccetera, distillati nel veronese, mi pare. E quindi poi negli ultimi anni il gin. Io ho sempre collaborato con Marcello da almeno 8 anni, abbiamo fatto tante belle robe insieme, anche Simone. Ce l'ho anche io giù una sua bottiglia di gin. È venuto fuori Marcello perché questo drink qua nel cono è... All'interno c'ha la vodka di Marcello, quindi una vodka a base uva e non grano, e mandarino, mandorla. Vodka, mandarino, mandorla. Fine. Poi c'è un processo di lavorazione un po' particolare, in realtà è sempre scelto prima di shakerata, cioè molto, è abbastanza lungo, però sopra viene messa questa panna vegetale proprio da simulare un gelato, in realtà lo bevi e poi la panna la mangi come insieme al cono. Perché infatti quando era venuto qua Melara mi aveva parlato che avevate fatto un drink insieme. Sì, con Matteo abbiamo in carta adesso un drink alla castagna con Brugal. C'era il burro cacao. No, quello è un pre-dessert che noi diamo ancora adesso, stiamo dando. È vero, sto detto una cazzata, è in cucina. È un connubio trovare cucina, comunque noi siamo un unico locale. Diciamo cucina e miscelazione. Cucina e miscelazione deve essere quello, deve esserci uno scambio
come Simone mi chiede come rivestire un cono Sì, volevo arrivartelo a chiedere se tu e Simone vi interfacciate, collaborate, cose varie, perché Sì. come avevo chiesto a Filippo, gli avevo detto, ma vedendo quello che fai, vedendo quello che ti ha fatto diventare conosciuto, cioè non lo so, tu con Cracco, con quegli chef che avevi, ti interfacciavi, vedi, fa no, io mai niente, ho sempre fatto tutto da solo, e quindi mi veniva di chiederlo a voi. Invece tu e Simone collaborate, vi scambiate idee, cose varie? Sì, assolutamente. A volte quando Simone è nella fase creativa, quindi lo vedi in giro col computer, col taccuino elettronico, eccetera, sai che sta pianificando la prossima drink list. E ogni tanto mi fermo e mi dice, ma secondo te la castagna con cosa ci sta bene? Allora magari vado così a braccio e dico, non so, alloro, rosmarino, latte, vaniglia, caramello, eccetera, eccetera. Mi dice, ah, ok, questo, quest'altro mi piacciono. Oppure voglio fare un drink nel cono, lo devo rendere impermeabile, come faccio? Non so, cioccolato, surrogato, burro di cacao, proviamo, facciamo delle prove, buttiamo via 15 coni, però arriviamo a una quadra. Infatti, parlando con Filippo, adesso ti faccio continuare. Parlando con Filippo, io avevo già fatto un masterclass di Filippo, non come corsista, ma perché magari ero lì a fare il flare e quindi ho assistito 2 o 3 volte ai masterclass di Filippo, però non ci avevo mai pensato che lui, l'esempio che mi ha fatto lui, mi aveva detto, ci sono cose che nel bar sono normalissime e nella cucina sono usate pochissimo. Perciò magari Simone, utilizzando la tua conoscenza, può costruire drink veramente che sono pazzeschi perché gli dai degli abbinamenti o delle cose che nel bar non si fanno. Ma anche il contrario. Anche al contrario, nel senso, Infatti se te tu devo scrolli questo. la pagina, c'è un piatto che è la costa di manzo che abbiamo attualmente in carta, che viene marinata col whisky torbato. Ok? Questa. Whisky torbato. Io non l'ho mai utilizzato in cucina il whisky. E questa nella salsa c'è una percentuale abbastanza importante di whisky, proprio per dare quella parte di affumicatura. Quando volevamo fare un pre-dessert, e qui mi ricollego proprio a Berton perché la prima volta che ho visto una preparazione del genere l'ho imparata da lui e mi è piaciuto il discorso di portarla e di rendere, tra virgolette, omaggio a quello che sono stati i suoi insegnamenti. Volevamo fare come pre-dessert una sfera che unisse il lavoro proprio dalla cucina del bar. Quindi ho detto, Simone, facciamo un drink. Io sono un amante del Cosmopolitan, mi piace tantissimo, ok? È un po' che non lo bevo, ma in quel momento volevo un Cosmopolitan da mangiare. Quindi lui ha Intanto fatto Fine Skull fa il Cosmopolitan già pronto ready to mix, così per dirlo. marchettaro. Quindi ha fatto il Cosmopolitan, l'abbiamo messo negli stampi di silicone a mezza sfera, abbiamo copiato le 2 sfere e l'abbiamo passato nel burro di cacao. Ok, il risultato è questa caramella di burro di cacao con all'interno il Cosmopolitan liquido. Quindi la metti in bocca, il burro di cacao si lascia andare o comunque la mordi coi denti e ti resetta il palato, il pre-dessert. È un po' uno spazzolino a denti, chiamiamolo così. Finisce il salato, prima del dessert ti do un piccolissimo drink ed è il lavoro, l'unione dei 2 concept, quindi cucina, miscelazione. Come l'abbiamo avuto anzi abbiamo anche adesso è Adesso fondamentalmente una sorta di, chiamiamolo mojito in realtà, è un drink al rum scuro e menta, utilizzato Brugal proprio, e ti fa pulire la bocca completamente tra il salato e il dolce. Parlando di spazzolino a denti invece mi viene in mente un'altra cosa, vero. se vai a vedere, qui non abbiamo inventato niente, perché tra l'altro io avevo fatto 8 anni fa una class qua alla Quality, dove c'erano i ragazzi del Davai Milano, che è il locale che ha chiuso, e loro facevano Eri venuto anche tu quando sì, abbiamo sì, fatto sì, quella sì, lì. sì. E loro facevano lo spazzolino alcolico. L'hanno fatto in tanti lo spazzolino alcolico, che è questo. E qui abbiamo fatto un piccolo upgrade della cosa. L'anno scorso si chiamava La Buonanotte del Conte Negroni. Era un Negroni fondamentalmente con dentro una soda alla salvia, lo spazzolino e l'allici del dentifricio, fatto da noi, fatto da Simone. Però Simone, che ha una testa, dice, ma facciamo anche uno spazzolino da mangiare, perché sennò dopo c'è da buttarlo. Ecco, io qua. Non ci avevo fatto caso, anche lo spazzolino si mangia. Si mangia, Ah, Sì. si mangia, quindi era un bel gioco, è stato un bel gioco. L'anno scorso la gente smattava, poi magari quando te lo chiedevano al ristorante dovevi spiegargli, no guarda, se lo prendi adesso devi mangiarti sto coso, non è il caso, però dopo o prima va E benissimo. infatti qua c'è stato. Io mi ci sono applicato veramente poco. Ha fatto tutto Daut, che è il mio secondo in cucina.
e lì ogni tanto lo vedevi che girava in cucina con gli stampi da spazzolino, con i tubetti vuoti da riempire con la gelatina. E con Simone io avevo trovato la quadra secondo me sulla salvia, sul sapore, poi ho detto ok, fate voi, perché io metto gli spazzolini di gelatina anche no. Io mi ricordo sempre al qui avevo facevo da poco il bartender, e il mondo del gelatine, il mondo della solidificazione dei drink ancora c'era già, però ancora non lo conoscevo tanto. E mi ricordo che lo chef, però comunque la vecchia FBC, che non esiste più, che è la scuola dove io mi ero formato, faceva già il suo corso mixology. Mi ricordo che Davide Vergine, lui faceva le gelatine, faceva queste cose. E mi ricordo che lo chef mi dice: Carmine, volevo preparare un vodka sour e volevo fare un vodka sour da abbinare al suo piatto, e mi fa: dimmi se va bene, perché lui se l'è fatto, lo sapeva già fare ovviamente lo chef. Fa: dimmi com'è. Io lo assaggio, dico boh, mi sembra buono, perché poi l'alcol nelle gelatine non lo senti tanto. Oh, è buono, però che l'aveva fatto non mi ricordo che cosa, non voglio dire una cazzata, comunque è un qualche frutto. Dopo mezz'ora che ero giù a lavorare, perché io non sono abituato, ci sono miei colleghi che sono anche mentre lavorano possono avere un tasso alcolemico nel sangue altissimo e viaggiare benissimo. Io invece non sono abituato per niente a bere mentre lavoro, perché poi su di me l'alcol mi dà l'effetto che mi passa la voglia. Se tipo mentre siamo a lavoro io bevo, ciao raga, e prende e me ne vado, capito? Perciò non fa proprio per me. E mi ricordo che dopo mezz'ora che lavoravo mi arriva come tipo, sai, un coppettone qua da quando si è ragazzini, mi arriva una botta dietro la testa e dico: che cazzo sta succedendo? Questa è stata la mia prima esperienza con i cocktail solidi. No, anche lì, ecco, parlando invece di grado alcolico, io e Simone quando facciamo le liste, poi ci confrontiamo con Mauro, 9 volte su 10 mettiamo giù tutti i drink, le idee, quindi scritti eccetera, o comunque Brainstorming. magari che dura anche mesi, perché tipo in questa lista il drink alla polenta ne parlavamo da 2 anni, non l'avevamo ancora fatto, ci dimentichiamo di mettere la parte alcolica, ma non perché non sia importante, ma perché vogliamo assolutamente dare priorità, come coi suoi piatti, al gusto, al sapore. Poi dici, cazzo, sì, devo mettere qualcosa, perché sennò facciamo una lista di alcolici, che potrebbe anche starci, perché no? Però quindi allora utilizziamo magari... non siamo schiavi del prodotto, ecco, quello che voglio specificare, ma siamo schiavi del sapore. Perché poi ti posso utilizzare... tante volte un drink, cosa facciamo? Mettiamo il gin o la vodka, mettiamo il gin, dai, che va di più. Non è una mancanza di rispetto nei confronti del distillato, ma c'è tutto un altro lavoro. Il sapore, abbiamo un drink con del lampone latto fermentato, dei funghi adesso, ok? Abbiamo deciso che i funghi alla fine, fondamentalmente una vodka ai funghi, e allora abbiamo deciso di usare la vodka. Però tante volte vedo anche questi ragazzi che arrivano, tornando al discorso, io ci tengo tanto, Carmine, perché quest'anno ho 40 anni, lo stesso giorno di Matteo Melara, lo stesso giorno, stesso anno, incredibile. Siete vecchi uguali. Siamo vecchi uguali, sì. Uno dei due li porta meglio, però. Non diciamo quale. Ciao Matte. Schiavi del... Ah, che cosa hai usato? Il prodotto premium, il whisky da 70 euro, il gin da 80. Noi utilizziamo tutti i prodotti di estrema qualità, in linea o Tanqueray. Non ho mai avuto altri gin, eccetto Tanqueray in linea, quindi tutto si può dire, a meno che non sia qualità. Però schiavi del brand, schiavi del nome e meno del sapore, meno di quello che vai a creare. Poi magari porti il drink al tavolo, il cliente dice qualcosa e non sai dargli una spiegazione. Però lavorando in questo modo torniamo sempre al discorso di prima. Non sei schiavo del brand, però ti crei di più un'identità in questo modo. Assolutamente. Cioè, quest'anno gli ho detto a Simone, noi abbiamo sempre avuto, che qui ovviamente l'alcol c'è, un boulevardier in carta, da quando abbiamo fatto la carta. Me la puoi dare la drink lì? Questa qua è l'ultima. Da quando abbiamo fatto... Sì, finisci pure abbiamo avuto Boulevardier, infatti se giri vedi che c'è scritto Boulevardier parte 4 mi sembra, il vecchio Boulevardier parte 4, parte 5, adesso non mi ricordo. Sì, il vecchio perché è sempre stato un Boulevardier classico, invecchiato da noi in botte, è una cosa molto banale, però dove abbiamo cercato di dare uno step di qualità. Prima ancora che arrivassero le pistole per fare la bolla, noi abbiamo fatto la bolla, facciamo la bolla con
Fondamentalmente era una pompetta per l'acquario, era un disastro. Sì, quando eravamo ancora dei cavernicoli e facevamo... mi è capitato a Barcellona, sai cosa? Ero a Barcellona a fare un corso e accompagno Filippo Taddei. Ok. Filippo Taddei lo accompagno passiamo in un posto che vendeva roba per gli acquari, sto coso, gli chiede la pompetta lì per fare la bolla e questo qua ci fa cocktaileria, perché praticamente che aveva tutti i bartender che andavano dentro a comprargli sta cavolo. Noi utilizziamo per fare le arie, una pompetta per l'acquario, anche lui in cucina. E quindi questo qua, ripeto, ovviamente c'è dell'alcol, è un boulevardier, invecchiato da noi, eccetera, però abbiamo sempre cambiato l'estetica. L'abbiamo fatto affumicato, l'abbiamo fatto con questa bolla e quest'inverno è in 2 versioni. In base anche alla quantità di gente che c'è in quel momento lì. Una schiuma, un'aria fondamentalmente, poi zuccherina affumicata, oppure gli ho detto Simone, io voglio una cosa come in uno dei 3 stelle più importanti del mondo, però è su un dolce. Simone non lo sapeva che c'era questo dolce con questa nuvola, io voglio una nuvola che vola. E lui l'ha fatta, che quella è la storia che ti ho fatto vedere prima, l'ha fatta, e per me questo qua è una soddisfazione incredibile. Spiegamela È bene, una così facciamo nuvola. capire anche Allora, cos'è una è una nuvola. nuvola, se vuoi riesci a farla vedere nella storia, che c'è la storia di prima, però è una nuvola fatta fondamentalmente di zucchero affumicata, ok, che viene fatta crescere con questo pompetta per l'acquario, dove all'interno ci va anche dell'elio e va a volare. Noi la portiamo che vola, Simone la porta, perché su questo è l'unico che ha la manualità giusta, perché c'è stato il periodo in cui provava a farla che arrivavi, guardavi sotto il tetto, c'erano il 50 attaccate. Stavi al bar, trovavi, ti gocciolava in testa. Perché veramente potevano scappare via, erano troppo leggeri, erano troppo pesanti. E oggi per me questo qua è, insieme al drink all'erba tagliata che abbiamo fatto 3 anni fa, che era una figata allucinante, che Scusa, ti interrompo. No, ragazzi, non è zucchero filato. Viene fatto con una specie di motorino che si usa negli acquari. Si fa questa... Vai, spiegalo pure tu, Lodo. no, è fondamentalmente una base liquida, ok? Acquosa, acqua zuccherina. Vederla è tipo... La schiuma del tipo la bagno schiuma. Tipo la... È assolutamente commestibile. Sì, Viene tipo la... messo la pompetta dell'acquario dove fuoriesce aria fondamentalmente, piano piano monta con degli addensanti, piano piano va a montare fino alla consistenza che desideri, poi la prendi con una palettina. Noi utilizziamo uno strainer fondamentalmente per prenderla, e poi la appoggiamo sul drink o la appoggiamo su questo piedistallo, in questo caso che abbiamo fatto apposta per il drink. L'unica cosa è che essendoci dell'elio vola, Quindi devi come i fai palloncini. un po' volare e poi l'appoggi, ed è veramente una figata anche Tra l'altro, pensavo, sono piacevolmente stupito del fatto che avete ancora la drink list. No, non avete, non lo usate voi il QR? O usate anche quello? Solo per la carta vini? Scusa? 400, Ok, vai. 400 vini in carta, e purtroppo in questo momento il mondo vino è in estremo affanno, tormento, non ci sono, e ogni giorno cambia tutto. E quindi solo per la carta vini è più comodo, l'avresti sbloccata. Qua ci piace molto avere qualcosa di grosso. Ne abbiamo pronta anche una che non posso spoilerare troppo, perché quella sì che è figa. È un po' visiva, è un visore fondamentalmente. Se vediamo quando riusciamo a metterla Tra l'altro, in atto. anche a livello grafico mi sembra fatta bene. Guarda, ho anche capito come far funzionare la videocamera, vedi? Perché questa è grande e va subito a fuoco. Quindi, questa è quella estiva. Quindi abbiamo il grafico che ci guarda, quindi a livello grafico, Luca, come è fatta? Dai un tuo... Vabbè, qua è normale, però a livello grafico mi sembra molto carina. Però una cosa in cui mi riconosco, una cosa che vedo spesso quando vado nei locali, è il QR code, sì, bellissimo, magari anche organizzata bene la drink list, però io sono uno di quelli che mi piace sentirla, la drink list, toccarla. E non lo so, il QR code mi dà sempre il fatto di... sì, è lì. Invece... Guarda, c'è stato il periodo Covid, che tra le tante cose c'è stato anche quello dove anche lì è stato lì che abbiamo cominciato a fare i QR code, come tutti, per forza. Però al ristorante abbiamo una stampante in cantina, stampavamo su dei cartoncini il menù
tipo 30 minuti ti giorni, poi le buttavamo via. Era un foglio, avanti e indietro avevamo ottimizzato. È un foglio, però ragionando a grandi numeri su So, un miliardo di però, fogli. però era proprio brutto farti scegliere il cibo su un QR code, era proprio poco Sul QR. romantico. Tutto quello che stiamo dicendo di storytelling, di racconto, di preparazione, darti lì un QR code, mentre io ti spiego la carta, tu ti devi guardare il QR code, no. Perché È stato un periodo un pochino difficile. direi di sì, direi che è stato decisamente difficile. Così alla veloce, perché non voglio mai perdere troppo tempo a parlare di quel momento delle nostre vite, però voi come l'avete affrontato? Prima cosa, in che momento, perché mi trovo spesso a parlarne con miei colleghi, che tanti di noi, e l'ho detto anche tante volte, quando è arrivato quel momento eravamo proprio tutti quanti, sai quando sali sulle montagne russe, quando stai salendo fa clic 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 clic, che eravamo tutti quanti, stavamo salendo tutti quanti così fortissimo. Dico, voi invece come eravate prima, come l'avete affrontato e come è andata dopo? Vado? Allora, poi ce lo dici anche era un anno e un mese dalla nostra apertura, quindi il primo anno fatto di follia dove non ci siamo neanche accorti di cosa è successo, dove sicuramente non facevamo le cose come le facciamo oggi. Oggi si spera che le facciamo molto meglio. Stavamo crescendo tanto, io non me la sento di dire, c'è stato mille paure dal punto di vista economico, appena aperto ai mutui e tutto quello Beh, che è. normale, ci Fino a sta. quando non hanno fermato i mutui non ho dormito. Poi quando li hanno fermati, personalmente sia io che lui so che ci siamo un po' riposati, è stato anche un bel periodo purtroppo nel disastro. Non me la sento di dire che a noi ha penalizzato come cosa, ti spiego perché. Perché ci ha permesso un attimo di riorganizzare le idee, avevamo appena aperto, fatto un anno a 1000, senza capire cosa si stesse succedendo. Stavi un po' andando, diventando, eri un po' nell'hype della nuova apertura, quindi quella l'hype magari è andata a scemare, ovviamente. Però ci ha permesso di riorganizzare le idee e io da lì mi accorgo che dopo abbiamo fatto dei salti di qualità incredibili. Ci ha permesso, io personalmente durante il lockdown ho studiato tanto, tantissimo. Io sono malato di informazioni di qualsiasi tipo, sto fino alle 3 di notte a leggere È qualsiasi una cosa che cosa. abbiamo fatto in tantissimi, questa cosa di studiare Non ero mai stato in sala al ristorante in vita mia, se non in qualche esperienza in bistrò. E adesso gestisco la sala al ristorante. Mi sono staccato completamente dal bar. Ho usato quel periodo lì anche, probabilmente. Mi sono anche reso conto che lui continuava a dirmelo, anche altre persone, che dovevo farlo. E non volevo farlo in realtà perché è 18 anni che facevo il barman. Sì, è difficile. E invece mi togliersi sono il accorto che è stato fondamentalmente molto più semplice. Ho aggiunto, tornavamo al discorso delle skill, ho aggiunto una skill al mio bagaglio e oggi è assolutamente una base fondamentale. E ti dico che per un barman spostarsi in sala non è così difficile. No, Un'altra cosa, parlando sempre dei ragazzi di oggi, non sentirsi mai minimamente arrivato. Se domani mattina arriva una persona che ha 18 anni, che ha la prima esperienza, quando parla io l'ascolto, lui l'ascolta, perché magari nella sua ingenuità, nella sua prima esperienza, dice una cosa a cui non ho mai pensato. E se tu sei una spugna, e io penso di esserlo, lui idem, Simone è un'altra spugna, cresci tutti i giorni. Cresci tutti i giorni. E se tu dici no, guarda, sono arrivato, io adesso da qua non mi muovo, non scendo dal bancone, non scendo dalla È cucina. quello che cerco, è quello che ho detto prima, quello che cerco anche io quando magari accetto nuovi lavori, accetto nuove cose, prima di, magari lo accetto, però dopo che l'ho accettato penso sempre che cosa ci guadagno io da questa cosa. A parte i soldi, dico sempre, mi può far crescere in qualche modo, mi può dare qualcosa in più. Noi non abbiamo so che parliamo per tutti e due, non abbiamo mai pensato ai soldi, perché se avessimo pensato ai soldi con quello che è successo avremmo detto ciao. A me invece proprio sia il Covid che comprare casa mi ha fatto completamente cambiare il rapporto tra la mia testa e i soldi. Prima del Covid vivevo proprio con la mentalità di faccio questo e ho questo. Invece quello mi Io ha penso che fatto una proprio cambiare persona completamente la mia mentalità a debba livello. vivere un'attività, o in questo caso due soci e due amici come noi debbano vivere, visto anche il periodo che abbiamo passato, Covid, la morte di Alberto, l'anno scorso il discorso energetico che per tutti è stato un salasso, essendo È anche vero, titolari. ce l'avevamo sentiti che mi È avevi stato detto un che vi era macello. arrivato 9.000 euro, Sì, che vi sì, arrivava sì, sì, sì. 1.000. Beh, abbiamo buttato via l'anno scorso abbiamo buttato via 50.000 euro in più di corrente. E se tu però non lavori, a me non fa paura la fatica, noi facciamo 15-16 ore al giorno
siamo i primi che ci sfruttiamo, tra virgolette, me le facciamo io e lui, non le fanno i ragazzi. E anche a casa non stacchi. Mi fa paura tantissimo la fatica senza un obiettivo. Mi terrorizza quello. Ma anche l'obiettivo senza la fatica? Al contrario. Ti vai a creare tutto quello che tutti i giorni vai a costruirti. La posizione che prendi, te la sei creata tu. Tu insieme ai ragazzi, perché noi oggi abbiamo uno staff che è consolidato, che sono veramente forti. In quanti siete a lavorare? In cucina sono tre, Tre in tra cucina. anche le chiamate siamo 11-12. Sì. Fissi. Però la cosa fondamentale è proprio quella, nel senso, io il periodo Covid, diciamo il primo lockdown, ho fatto una vita che non avevo mai fatto prima, nel senso che Anch'io, mamma mia. Il ho primo periodo è fatto, stato bellissimo. è stato un periodo lungo, non i 2 giorni o la settimana di vacanza, un periodo lungo dove mi sono veramente goduto i bambini e mia moglie e lo stare a casa. Poi io sono un po', come dire, ho poca pazienza, dopo 2 settimane dovevo uscire comunque e fare qualcosa, però nell'insieme è stato un periodo di puro godimento per il tempo passato insieme, ok? Ci siamo messi subito in atto per i delivery, era dopo per le colombe forse, abbiamo fatto le colombe pasquali, i panettoni a Natale, eccetera. Il secondo lockdown invece Nel delivery voi avete fatto anche cibo, però non solo drink, cibo e drink. sì. Lui è stato bravissimo perché ha cambiato la sua cucina, non puoi fare una cucina contemporanea in delivery. No, abbiamo fatto una cucina che era basata su quello che... Ho sbagliato tasto, ero finito da un'altra parte. Ricominciamo. Voi avete fatto il delivery anche food, quindi. Soprattutto food, anche i drink, ed non erano piatti della carta riadattati al delivery, ma era una carta ex novo, quindi completamente fatta apposta per quell'obiettivo. Quindi devono essere piatti trasportabili, facilmente rigenerabili, quindi da poter mangiare subito, appena li ricevi li mangi. Li vuoi mettere in frigo, non è un problema, il giorno dopo li riscaldi, li mangi. Io in quel periodo ho fatto un paio di delivery da un ristorante, da alcuni ristoranti famosi. Sono andato in crisi, sono andato in merda. Lo dico sinceramente, nel senso dovevo mettere il brodo e scaldare quello e intanto metti in forno la pellicola Come glielo consegno il brodo? sottovuoto. Ok. La fiera della plastica. Quindi cuoci i noodle, il panino scaldalo per tot minuti a quella temperatura. Ragazzi, c'avevo 3 fornelletti a casa col forno. Infatti ti stavo per chiedere, queste preparazioni le facevi a casa? No, questo qua è un delivery che ho ricevuto, che ho acquistato ed era molto complicato, quindi l'obiettivo nostro è stato facciamo un delivery molto semplice dove la gente può mangiare direttamente al contenitore che gli forniamo, oppure se deve scaldarlo lo scalda in modo veramente semplice. Avevamo fatto delle istruzioni ma erano tipo scaldalo 10 minuti, lo vuoi mangiare freddo, mangialo freddo, ok? Quindi vabbè, quello l'abbiamo fatto. Il secondo invece l'ho vissuto un pochino male, facevo smart working, quindi preparavo il menù a casa e facevo lavorare i ragazzi che ci sono in cucina, però ha servito sicuramente. È una cosa un po' cinica quella che sto per dire, però sicuramente ha ripulito un pochino da quei personaggi poco professionisti nella ristorazione, ok? Chi stava in piedi per grazia ricevuta, diciamo così, purtroppo non ha più avuto mercato, e quindi chi invece aveva delle qualità, la passione, la serietà per fare questo lavoro è rimasto, ci ha creduto, e credo che Almalò sia tra questi, quindi noi ci abbiamo creduto fortemente, voi per l'investimento comunque anche economico che era stato fatto inizialmente, voi per la passione che ci mettiamo quotidianamente io e Lodo, e tutti i ragazzi in cucina, in sala e al bar anche adesso. Mi sembrava giusto, comunque era giusto andare avanti e crederci fortemente, e quindi siamo lì. Perché Diciamo poi che abbiamo perso tra virgolette 1 anno e mezzo, 2, ma in qualche modo l'abbiamo come dire, fatto fruttare, ecco. Perché poi la gente poi quando una volta che si è ripartiti poi la gente non vedeva l'ora di tornare, perciò una volta ricominciato veramente è stato il delirio. Non dico che si è recuperato, però comunque è stata una buona ripartenza. Sì, assolutamente. Per noi adesso io perdo un po' la cognizione del tempo,
Quando è che che siamo ufficialmente ripartiti, che abbiamo Maggio riaperto? 21. Beh. Il nostro vero secondo anno è stato, non ti dico neanche maggio, ti dico da settembre 21, perché maggio era estate, sai che non si poteva stare dentro, eccetera. Quindi da ottobre 21 a ottobre 22 è stato il nostro vero secondo no, ma anno. voi fate anche il pranzo? Sì, no, perché tipo mi ricordo, io ero in piazza l'Arnaldo, mi ricordo quando all'inizio ci facevano chiudere alle 10, cioè apriamo alle 18. Sì, ma tu facevi di queste cose che al bar alle 18 c'era la gente che oggi non c'è quella quantità di gente di che alle 18, dalle 18 alle 22 facevi quello che facevi in 8 ore normalmente. Era anche bello che poi andavi a casa. Infatti, no, invece eccomi, vi ho lasciato parlare e nella chat alcuni hanno scritto che io invece non ho studiato niente durante il lockdown. Io non ho studiato niente di questo ambiente. Durante il lockdown ho imparato a fare queste cose. E a giocare con Ma mentre giocavo a Call of Duty ho imparato a montare audio, video, monitor e cose varie. Quindi mi sono informato su questa cosa che avrei sempre voluto fare nella mia vita, ma non ho mai avuto il tempo di fare. Perché anche io è stata la prima volta, perché io da quando ho iniziato a lavorare non sono mai stato in ferie. Io dal 2008 non mi sono mai preso una settimana, 10 giorni per andare in un posto e sto lì e mi faccio fare. Non perché non ne ho proprio mai sentito il bisogno. Però poi, quando poi con il lockdown ci siamo fermati, mi sono reso conto, dico, però ci voleva, è stato veramente bello. Ok, e detto questo, abbiamo parlato nei tuoi appunti, Lodo, ci sono altre cose di cui volevi dire? Hai toccato tutti i punti. E come in ogni puntata, come ogni volta, solitamente c'è sempre qualcosa che regaliamo o regalo agli abbonati del canale, e Lodo e Mauro mi hanno portato un bel regalo a sto giro. Ok, abbiamo parlato prima di Marcello. Che bello. Abbiamo parlato prima di questo Marcello che produce, intanto c'è mio fratello di là che urla. Eccolo qua, questo è Marcello, il figo di cui parlavamo prima. Evo Odevi, questo è sarà il Deprian, dove immagino ci sia scritto quello che è l'azienda e non è. Che cassetto bellissimo, perché non te ne sei fatti dare due? Che uno me lo tenevo io. Ecco, adesso torna al fatto che mi avevi detto. Appoggia sempre queste cose. Anche quando si è venuto a fare la notte bianca, ci aveva appoggiato con i suoi giri. Tra l'altro, questa notte bianca, che c'è stata una serata prima dell'estate in cui. Prima l'estate 19. L'estate 19, prima di quello che è successo, che adesso vi racconto che cosa sono. Ho lavorato, voi avete fatto il vostro bar esterno e io ero in questo bar esterno a lavorare e c'era un concerto in piazza. Sì. E io ho fatto tutto il concerto pensando fosse un sosia, un comico, e invece era veramente Renato Zero. Davvero? Sì. L'ho scoperto io adesso. Questo che canta come Renato Zero, e invece alla fine era veramente Renato Zero. Non lo sapevo. Comunque spiegami. Allora, aspetta che io li faccio vedere e tu intanto li spieghi. Vai, parla pure. Adesso si attivo solo tu. I prodotti di Marcello, che ripeto sono tutti prodotti da vinaccia e non da grano, eccetera. Abbiamo i suoi 2 gin. Carmine a mano un gin, a mano il brandy, a mano la vodka, la grappa affumicata, che è questa invece. Poi il gin white, quindi, e questa forma sulle sopravvette, che fondamentalmente sono 5 cl, quindi l'indicativo di un drink o di un distillato liscio, di questa forma, perché appunto lui è un amante dei sigari e sono dei prodotti. Io Marcello l'ho conosciuto anch'io per questi 10 anni fa. Le prime volte l'ho vista proprio al Qui e c'erano nelle teche. Ce le dava sempre noi che le vendavamo nei tavoli. E sono confezionate una a una, sono fighissime. Le ballerine. E lui, essendo un grande amante dei sigari, ha fatto questi diciamo shot o comunque monodose in maniera molto elegante. Li trovate anche sul suo sito, che ha un packaging secondo me tra i migliori in Italia a livello di distillati. Lo dico, non mi ha pagato Marcello, anche se è un amico, però è veramente in assoluto il più elegante di tutti. Ma infatti è sempre stato molto bravo nel costruire queste cose. Non quelle di gin, ma le altre le ha disegnate. E infatti Vodka e grappa le disegnate lui, sono stupende. Infatti ti volevo arrivare a chiedere, ma a qualcuno che si occupa di queste cose qua? Di sì, le bottiglie so che le ha disegnate e brevettate. Quella del gin no, è standard, mentre le altre
Mentre queste qua non ho idea, ma viene dall'idea del sigaro, del portasigaro. Detto questo, voglio farvi la domanda. Comunque questo ragazzi ovviamente lo vincerà un abbonato domani o comunque in questi giorni dirò chi tra i 22 abbonati del canale vinceranno questa bomba. Sì, questo non va in premio, lo tengo io. Infatti per quello ho detto, te poteva mandare due, uno me lo tenevo io. Comunque, detto questo, voglio farvi una domanda molto seria che faccio sempre a fine puntata. Voi il podcast lo seguite, perciò lo sapete. Qui mi rispondete entrambi a questa cosa, che sicuramente. Allora, iniziamo da Mauro, che sei lì. Mauro, se tu quando hai iniziato sei andato a New York, hai detto, giusto? Sì, se potessi tornare, anzi, torniamo a quando hai finito la scuola. Se potessi tornare a quando hai finito la scuola e se potessi ripensare ad allora e pensi a te adesso, sei contento del percorso che hai avuto? Cambieresti qualcosa? Sono contento. Parlando di percorso professionale, sono assolutamente contento. Non cambierei nulla perché so che quello che ho fatto l'ho fatto sempre comunque al 100% delle mie possibilità, della mia capacità e passione. Dal punto di vista personale, probabilmente cambierei un pochino di tempo e dedizione verso quelle che sono dell'amicizia. Ma ero veramente focalizzato, quindi sono state lasciate da parte perché ero molto focalizzato su quello che era il mio lavoro. Ok, quindi già a partire dai 16 anni, primo stage in terza superiore, ho iniziato a lavorare, nei weekend, quindi solitamente vai a scuola fino al venerdì, sabato sera lavori, domenica pranzo lavori, quindi il tempo per l'amicizia si è un po' ridotto all'osso. Comunque spezziamo una lancia a favore anche di quelli che pensano che facendo il cuoco o il barman non si trovi fidanzata, moglie. Non è vero, felicemente sposato, fortunatamente. Arriva tutto e torna tutto col tempo. Quindi ecco, l'unica cosa è quella, forse un pochino meno dedizione, testa bassa verso quello che è il lavoro e un pochino più di libertà fino a un certo punto. Poi no, per il resto non cambierei nulla. È una cosa, cioè, una cosa una riflessione che faccio su di me anche io negli ultimi anni, dopo quando sono passato, quando al nono, decimo, undicesimo anno che facevo questo lavoro, ho pensato, riflessioni su di me che ho fatto anch'io, sono quelle lì che magari tu ti sei sposato, la tua famiglia e tutto. Io però ripensando a me, al mio percorso, mi dico che magari a volte ho lasciato andare persone che magari ne sarebbe valsa la pena tenersi. Perciò magari rispondendo io alla domanda che ti ho fatto nei miei riguardi, forse a volte ho pensato troppo al lavoro o agli obiettivi che avevo e alcune persone che magari sarebbero potute diventare veramente importanti le ho perse. Lodo, stessa domanda per te, come mi rispondi? Sono molto fatalista, se cambi qualcosa non sei dove sei adesso. Quindi queste curve che ti portano a essere oggi qua. Questa è la frase del Dottor Strange quando Iron Man gli dice hai detto 1 su 14 milioni, dimmi che è questa. E il Dottor Strange gli fa if I tell you what happened, it doesn't happen. Pensa che io a Osio sono venuto solo una volta in vita mia da Fernando Proce di RTL, ai tempi era RTL che era amico di mio fratello, e lui è stata una delle curve che mi ha portato ad andare sul bancone. È troppo lunga, non te la spiegherò mai. Se tu non fai certe cose non sai dove sei adesso, e con mille difficoltà, perché gli ultimi anni sono stati veramente pesanti, con anche tanta inesperienza a livello imprenditoriale, perché quella era la nostra prima è la nostra prima esperienza, e sicuramente facciamo tutti i giorni degli errori, ma quelli ti aiutano. Dici cazzo no, impari dagli errori. Se cambi qualcosa sei da un'altra parte, quindi no. Il tuo giudizio alla tua carriera lavorativa? Sicuramente magari così. Cioè, quando hai iniziato a spillare la birra in quel posto, avresti mai detto che saresti arrivato dove sei adesso? Pensavi che avresti fatto di più, di meno? Ho pensato tante volte di aprire un posto, ma così sai quando lo pensi per fantasia, per gioco? Da piccolino dicevo a mia mamma aprirò un ristorante per allergici, perché io ho molte allergie, per la gioia di Mauro. Non ho aperto un ristorante per allergici, però ho aperto un ristorante e facevo molta attenzione per quello. Ho sempre pensato, sì, aprirò, ma lo dicevo senza cognizione. Mai avrei pensato di fare una cosa come quella che abbiamo fatto, perché comunque sia
siamo orgogliosi. Siete- Molto. sie- Il nostro siete- bambino è... Questo volevo arrivare a dire, siete contenti di quello... Quando vi trovate lì a lavorare, quando vi trovate lì a dovervi spaccare i coglioni o incazzarvi, perché immagino che abbiate anche voi da soci, abbiate le vostre divergenze o andate sempre d'accordo? Allora, tocchiamo ferro, ci compensiamo bene. Ok, beh, bene. Guarda, volta ognuno abbiamo dei fatto i due ha delle proprie rotture di coglioni nei propri ambiti di competenza. Quello che riusciamo a fare molto bene è sì, trovare un punto di incontro molto velocemente. Quindi Magari vi siete anche divisi i compiti nel modo giusto, in modo da non... Ma senza accorgersi, senza... è venuto tutto molto naturale. Io a fare i conti, ad esempio, sono abbastanza negato. Non ho mai voluto farlo, anche perché Per forza. anche perché conosco questo mio limite e quindi l'ho lasciato fare a lui. Ma è inutile nascondersi. Io non andrò mai sul bancone a fare un drink, lui non verrà mai in cucina a cucinare. Quindi a ognuno il suo. E anche nella gestione del ristorante, del personale, di tutte quelle che sono le faccende. C'è stato, che non è stata una divergenza, ma Mauro all'inizio non voleva fare eventi, catering. È venuto adesso naturale, ne stiamo facendo non tanti come vorremmo, ma abbiamo fatto il nostro primo matrimonio l'anno scorso, eccetera. E questo è stata una convinzione per 1000 motivi, già puoi capire, che anche lui si è convinto che No, ma non è è una cosa... Ma non è neanche una questione di doversi convincere. Io parto da posti che facevano banchettistica, ok? E so che stanno in piedi grazie alla banchettistica. Lo so benissimo che dal punto di vista economico il banchetto, il matrimonio, eccetera, serve. Solo che è una rottura di coglioni fare banchettistica. magari con i soci giusti si può anche intraprendere dare quest'altra diramazione alla vostra attività. È proprio una questione di organizzazione. E poi, come stavamo parlando anche oggi, sedersi al tavolino per decidere cosa ne sarà di Almalò da qui a 4 anni, nel 2019, è una cosa che non abbiamo mai fatto. E io personalmente, come faccio quando devo fare un menù, non lo farò mai, ok? Io sono un amante dei percorsi, io mi voglio godermi il viaggio, ok? Come dice sempre Scalvinoni, che è un amico, collega che stimo tantissimo, godiamoci il viaggio, ok? Quindi ciò che verrà sarà perché ci sono state delle concatenazioni, qualcosa che ti porta a prendere certe decisioni. Quindi Vabbè, ognuno il suo sono via. piacevolmente contento di questa puntata con voi, ragazzi. Non pensavo che saremmo arrivati a 2 ore e 31. Quindi no, non si direbbe neanche che abbiamo fatto 2 ore e mezza. Comunque, prossima puntata, non mi ricordo, cioè non ho guardato l'agenda, non ho fatto niente durante questa puntata, quindi non vi do anticipazioni su niente. E intanto vi ringrazio, grazie di chi ha guardato la puntata qua in diretta, grazie a chi... Alex, sei arrivato tardi. Grazie a chi la sta seguendo su YouTube, chi la guarda su Twitch. Abbiamo avuto anche una bella media di spettatori, quindi ragazzi, intanto grazie di essere passati, grazie di aver... Chi nella vita pensava faccio un podcast? Grazie di avermi portato la vostra esperienza personale e soprattutto le vostre conoscenze, perché mi sto rendendo conto anch'io che facendo queste puntate mi sto facendo anche io una cultura un po' su tutto, quindi grazie mille, vi rinnovo i miei ringraziamenti e ci vediamo domenica prossima, intanto buonanotte, grazie e ciao a tutti, ciao. Ciao. Ciao.